Buonasera a tutti, diamo ora inizio al consiglio odierno che, come sappiamo, è l'aggiornamento del Consiglio Comunale del 26 settembre, quindi saluto il pubblico presente, comunico anche che come sempre è trasmesso in diretta tramite webcam sul sito del Comune www.comune.portogruaro.ve.it, pertanto salutiamo anche il pubblico che ci sta seguendo da casa. Ci sono un paio di consiglieri, la consigliera Pizzolito e il consigliere Moro, che sono in lievissimo ritardo, ecco qua la consigliera Pizzolito, e non ho avuto notizie dal consigliere Scarpa dal punto di vista ufficiale, quindi chiedo al segretario che faccia l'appello per cortesia, grazie. Buonasera, senatore Maria Teresa, Barbisan Leonardo, Barro Giorgio, Drigo Irina, Favotto Claudio, Foglia Raffaele, Furlanis Marisa, Gradini Luciano, Manzato Alida, Mascarin Gastone, Moro Cristian, Pizzolito Vittorina, Scarpa Bozza Buora Paolo, Terenzi Marco, Zanco Enrico, Zanni Roberto, Zanuto Alessandra. Il numero legale c'è, possiamo iniziare. Prego, consigliere Gradini. Del richiamo mi ha battuto. Il consigliere Scarpa è all'estero, rientra questa notte. Grazie consigliere Gradini. Allora nomino gli scrutatori, nomino il consigliere Irina Drigo per la minoranza, il consigliere Foglia Raffaele e Zanuto Alessandra per la maggioranza, grazie. Iniziamo quindi allora con un paio di comunicazioni, do la parola al sindaco, prego signor sindaco. Io saluto i cittadini di Portogruaro che ci stanno ascoltando via web, i cittadini presenti che hanno voluto assieme a noi assistere a questo Consiglio Comunale, i consiglieri comunali, i componenti di giunta, dirigenti, segretario comunale, Presidente del Consiglio, buonasera a tutti. Io questa sera voglio fare un particolare ringraziamento al personale del municipio, in particolare ai messi, alla signora che quotidianamente segue le attività di questo municipio per la disponibilità che mettono nell'allestire questa sala consigliare. Ritengo doveroso farlo perché ci capita ogni volta di vedere con quanta fatica anche fisica questa sala venga allestita perché venga espletata la funzione di consiglio comunale. Quindi un ringraziamento particolare ai messi e alla signora che collabora con loro. Grazie Paolo, porti i ringraziamenti di tutti a voi. Devo poi dare lettura di una nota che mi ha inviato il dirigente Damiano Scapin in relazione ad alcune notizie apparse sui quotidiani in questi giorni. Do lettura integrale di quanto mi è arrivato. In merito a quanto apparso sui giornali cittadini, Gazzettino del 27 settembre 2017 e 3 ottobre 2017, si specifica quanto segue. Il giorno 10 gennaio 2017 scadevano i termini per la presentazione della domanda per il bando Programma Sperimentale di Mobilità Sostenibile Casa Scuola Lavoro, regolarmente rispettati dal Comune di Portogruaro in qualità di partecipante e di capofila con altri 13 comuni del Veneto orientale. Le delibere dei singoli comuni con l'individuazione degli interventi e la formale adesione al programma in argomento, approvando anche il protocollo d'intesa, sono pervenute al Comune di Portogruaro tra il 30 dicembre 2016 e il 10 gennaio 2017, giorno della scadenza bando. L'ufficio tecnico comunale, solo il 10 gennaio 2017, è stato messo nelle condizioni di inserire i dati per formulare la domanda e da quel punto non poteva che prendere atto dell'importo complessivo dell'intervento, euro 2 milioni, con richieste dei singoli comuni di contributo pubblico che complessivamente ammontavano a euro 1.247.000. In data odierna, il 3 ottobre 2017,
Ho sentito il funzionario segretario della commissione ministeriale che ha valutato le domande, architetto Amodeo, il quale mi spiega che la domanda di Portogruaro risulta... Può sempre fare comunicazione. Lei, mi ricordo lei la frase, prego, signor Sindaco, prego, prosegua. Il quale mi spiega che la domanda di Portogruaro risulta non ricevibile perché la quota di finanziamento indicata nella domanda come confinanziamento del Ministero Ambiente supera il 60% dell'importo ammissibile, infatti è stimata nella misura del 62,2%. Conclusioni. Il 10 gennaio 2017 era impossibile modificare i dati pervenuti dai singoli comuni perché contenuti in atti pubblici, delibere di giunta. Serviva una modifica all'atto deliberativo di qualche comune o la rinuncia di qualcuno e tali interventi non si potevano fare in poche ore. Ho proceduto ad inviare comunque la domanda perché la soluzione alternativa era quella di non presentarla. Firmato architetto Damiano Scabbin. Ho inoltre provveduto a verificare, siccome sui organi di stampa si faceva riferimento all'area con termine all'ex scuola Pascoli, attualmente presso scuola elementare, ho verificato che la destinazione dell'area al parcheggio pubblico risale all'allora sindaco Rabachin e poi non è mai stata mutata dai successivi sindaci, neppure dal sindaco Bertoncello. Questo è quanto. Grazie, signor Sindaco. Prego, consigliere Zanin, c'è nelle comunicazioni, prego. Avrei una comunicazione da fare che non c'entra con l'argomento trattato dalla signora Sindaco. Ne approfitto anche perché nell'ordine del giorno non erano previste comunicazioni e chiedo appunto la parola. Oggi è arrivato a tutti i consiglieri un incontro pubblico sul gioco d'azzardo in Italia che si terrà a Treviso il giorno 5 di ottobre presso l'Auditorium Sant'Artemio con la presenza di importanti autorità, tra cui l'assessore regionale. A tal proposito volevo far presente al Presidente del Consiglio e anche al segretario comunale che i primi giorni di giugno i gruppi di minoranza hanno presentato una proposta di regolamento sulla ludopatia, sì, il gruppo di minoranza, scusa, e per la quale si richiedeva l'avvio di almeno di una discussione previa visione da parte del segretario comunale. Ora, siccome l'argomento è una proposta di un gruppo consiliare, credo che debba essere sottoposta alle commissioni e discuterne in merito, considerando l'importanza dell'argomento. Grazie. Sì, mi pare di aver già detto forse al consigliere Terenzi la volta scorsa che sto concludendo l'esame con l'architetto Scappin per quanto riguarda la distanza e basta, poi ve la porto, questione di qualche giorno. Consigliere Foglia, prego. Sì, volevo solo informare i colleghi consiglieri che dentro la cartellina troverete il programma della stagione teatrale di quest'anno, che secondo me anche presenta nomi importanti da Milena Vukovic, il nostro Stefano Rotta, attore portoghese, Alessandro Haber, Lorella Luccarini, Esargenza, Natalino Balasso, che ormai è immancabile, Marina Massironi, Massimo Lopez, Tullio Solenghi, Claudia Penoni. Questo per dire che volevo fare una nota, per dire che mi sembra una stagione teatrale molto interessante e anche ricca di spunti di nomi importanti. Approfitto anche per darvi un aggiornamento sul festival che si è chiuso con un numero di presenze praticamente pari a quello dello scorso anno e quindi con un leggero incremento della presenza per evento, considerato che sono stati fatti 3 eventi in meno. Comunque dopo in Commissione ne parleremo in maniera diversa. Grazie a tutti. Grazie consigliere Foglia. Bene, ora iniziamo il 9° punto all'ordine del giorno perché, come sappiamo, è il prolungamento del consiglio precedente. Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della copertura della piscina comunale di via Resistenza. Riconoscimento della legittimità della spesa. Argomento esaminato a terza commissione il 20 settembre, parere revisorio è arrivato il 25 settembre. Qui oggi abbiamo tempi normali di discussione, chiedo al Presidente di Commissione per cortesia una relazione breve, grazie.
Presidente del Consiglio, buonasera, signor Sindaco, Giunta, consiglieri comunali. Questo argomento riguarda l'impegno spesa di euro 26.000, IVA inclusa, per provvedere ai lavori di riparazione straordinaria della copertura della piscina danneggiata dal fortunale del 10 agosto 2017. È stato necessario rimuovere i materiali scollati dalla copertura per circa 80 metri quadri e il ripristino di altrettanti metri quadri. Di nuovo il manto di copertura, in tal modo si è potuto far riutilizzare l'impianto nel più breve tempo possibile, senza perdite per la gestione e di servizio agli utenti. Grazie consigliere. Ci sono interventi sull'argomento? Prego, consigliere Terenzi. Sì, molto breve. Allora è evidente che questo intervento va fatto. Noi raccomandiamo però alla Giunta che tutto il complesso della piscina venga preso in adeguata considerazione e si faccia un piano di investimento, di riqualificazione complessivo, anche pluriennale, perché in più consigli è emerso questo tema, cioè il tema di interventi che in modo reiterato si devono fare su questo importantissimo impianto per la città di Portogruaro e per il mandamento. Allora l'evento catastrofico del fortunale evidentemente richiede interventi immediati, però la raccomandazione che noi facciamo è di prendere in seria considerazione un intervento prospettico e anche a cadenza pluriennale che intervenga in modo adeguato sull'impianto complessivo della piscina. Grazie. Il consigliere Terenzi, altri interventi in merito? Se non ci sono interventi io pongo in votazione chi è favorevole all'unanimità dei presenti, quindi non ci sono contrari, non ci sono astenuti, e chiedo per cortesia anche l'immediata esecutività. Grazie, che è favorevole come prima. Il punto è passato, grazie. Passiamo ora al 10° punto, il riconoscimento debiti fuori bilancio, trattato terza commissione il 20 settembre, il parere dei revisori è arrivato il 25 settembre. Per cortesia, Presidente di Commissione, grazie. Questo debito fuori bilancio è inerente ad un importo di euro 1.286,92 che l'Istituto Nazionale di Statistica Dipartimento ha erogato al Comune di Portogruaro nel 2016 per la formazione di una graduatoria di rilevatori di indagine multiscopo sulle famiglie, cittadini e tempo libero e per l'indagine sull'integrazione delle seconde generazioni. Sono stati selezionati i 4 rilevatori e preso atto che l'importo di euro 1.286,92 dall'ufficio anagrafe non è stato impegnato e pertanto non è stato possibile liquidare ai legittimi richiedenti il relativo compenso. Per quanto sopra si rende necessario il rifinanziamento contabile della somma di euro 1.286,92 da liquidare agli aventi diritto con fondi del 2017, stante che la rilevazione statistica è competenza del Comune. Grazie consigliere. Se non ci sono interventi, consigliera Manzato, prego. Volevo solo chiedere una precisazione, magari anche con l'aiuto dell'assessore. Cioè, una cifra così piccola, 1.286 euro, cioè, qual è stato l'impedimento per liquidare questa somma, che è una somma piccolina, insomma, ecco. Prego. Purtroppo non era stata conteggiata. E quindi c'è bisogno dell'iter. E quindi appunto abbiamo dovuto rettificare per poter liquidare questa piccola somma. Non era stata conteggiata a suo tempo. Sì. Si è capita, consigliera, oppure c'è anche il segretario che è il limite delle spese?
Ok. Buono, ok. Altri interventi? Se non ci sono interventi, io pongo in votazione il punto all'ordine del giorno. Chi è favorevole? Sono 9, 13. Chi è contrario? 2 contrari, nessun astenuto. Pongo in votazione anche l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Non ci sono astenuto. L'argomento è approvato. Grazie. Passiamo ora all'11° punto. Affidamento dei servizi cimiteriali nella forma in-house providing a società partecipata. Esaminato dal 19 settembre nella prima commissione, il parere revisori è arrivato il 25 settembre. Chiedo per cortesia al Presidente di Commissione, grazie. No, tocca a me. È tua? Prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. In data 19 settembre si è svolta la Commissione per l'affidamento dei servizi cimiteriali nella forma house di providing a società partecipata. Il 27 novembre scade il contratto triennale con la Coop Noncello per la gestione dei servizi cimiteriali, servizio essenziale che non può subire alcuna interruzione, per cui si è reso necessario individuare un nuovo soggetto che è stato individuato nella società partecipata ASVO, alla quale verranno affidati i servizi di gestione e manutenzione dei 7 cimiteri del comune di Portogruaro per un periodo di 2 anni a decorrere dal 28 novembre 2017. Questo garantite un ribasso di almeno il 2,4% sull'importo del contratto ora in essere e delle spese per l'esercizio delle funzioni di custodia e amministrative. L'importo dell'affidamento è pari a euro 311.978 compreso di IVA. Grazie. Grazie consigliera Fullanis. Ci sono interventi in merito? Consigliera Adrigo, prego. Buonasera a tutti e grazie Presidente. Ovviamente io non entro nel merito della natura di un affidamento in house providing ad una società partecipata. È ovvio che è una procedura prevista, contemplata a livello legislativo e quindi non entro nel merito di questa scelta. Ed è altrettanto ovvio che ASVO SPA si trova nella posizione appunto di essere una società partecipata e quindi di avere tutte le caratteristiche per poter dal punto di vista appunto legislativo ricevere in carico questo servizio. Entro invece nel merito di alcune questioni specifiche che riguardano il servizio cimiteriale. La prima è che non risulta nei programmi di questa amministrazione e quindi dell'attuale maggioranza inserito questo affidamento come progetto o altri affidamenti. Specifico ovviamente che non siamo contrari a priori ad esternalizzare servizi, come non siamo contrari a priori a prenderci in carico servizi di qualsiasi tipo. Riteniamo però che scelte di questo genere debbano essere il risultato di un ragionamento e di una valutazione a tutto campo sulla natura appunto del servizio che stiamo trattando, soprattutto sulla ricaduta sull'utenza, sulla sua, passatemi il termine, delicatezza, perché non si tratta di un servizio così semplice, diciamo, sull'economicità, e quando parlo di economicità non intendo solo dal punto di vista finanziario, di una scelta appunto che poi va verso l'esternalizzazione. Il secondo aspetto è che un'istruttoria degna di questo nome, che giustifichi appunto una scelta del genere, deve essere a nostro parere approfondita, deve analizzare e bene tutti i vari aspetti, quelli che ho appena elencato e non solo,
deve essere tale da giustificare pienamente e completamente, per l'appunto, la scelta stessa. I servizi cimiteriali, terzo aspetto, sono per loro stessa natura tra le attività di maggiore impatto rispetto all'utenza, e questo per ovvi motivi. Ci troviamo di fronte a utenti particolarmente deboli, in un momento particolarmente difficile della vita, utenti quindi che vanno, dal nostro punto di vista, ascoltati, compresi, aiutati, consigliati e, se del caso, addirittura guidati. Accanto agli utenti poi c'è la necessità di instaurare e sviluppare e mantenere un rapporto di piena e fiduciaria collaborazione con le ditte operanti nel settore, e vi è poi tutta una parte di assoluto rilievo burocratico-amministrativa che va comunque svolta con precisione, puntualità e professionalità, perché per l'appunto ha ricadute su una fase della vita familiare e delle persone molto delicata. ASVO oggi, non penso di svelare alcun mistero, né è mia intenzione assolutamente denigrare il lavoro di questa società partecipata, che è sicuramente un lavoro dignitoso, se non di più. A nostro parere non dispone di questo necessario bagaglio. Mi si può obiettare che ASVO comunque garantisce un risparmio per il Comune del 2,45%, se non erro, quindi stiamo parlando di circa 4.000 euro. Ho qualche dubbio che per questa cifra il Comune si possa assumere il rischio di inficiare la qualità necessaria e doverosa di un servizio come questo. Mi si può obiettare che ASVO potrà a sua volta affidare le operazioni cimiteriali ad una ditta di comprovata esperienza, ma allora la domanda a questo punto è perché non l'abbiamo fatto noi direttamente con una normale gara. So che mi si può obiettare che, ed è stato detto appunto anche in sede di commissione consigliare, che una gara di questo tipo potrebbe portare a rincari di oltre il 20%. Io mi sento di dire che questo è tutto da dimostrare e non è né automatico né matematico, anzi mi risulta che da esperienze simili in altre realtà ci siano stati risultati che vanno proprio nel senso opposto. In sede di gara ci sono stati ribassi significativi, più che significativi. Mi si può obiettare poi che ASVO libererà risorse dal punto di vista del personale comunali per quanto riguarda appunto le persone che vengono impiegate in questo servizio. Anche qui io ho qualche dubbio a riguardo, visto che comunque da un anno il Comune non ha un custode cimiteriale, vengono turnati, mi risulta, gli operai, e che in tutto quello che riguarda e che non tutto quello che riguarda la parte amministrativa del servizio può essere affidato. Resterebbero quindi escluse ampie porzioni che sono costituite poi tra l'altro da questioni assolutamente importanti come la parte contrattualistica, la parte certificatoria, di rapporto con gli altri enti, mi riferisco per esempio agli ospedali, agli altri comuni, nel momento in cui un residente di Portogruaro muore è deceduto fuori dai confini di Portogruaro e viceversa, insomma, quindi c'è tutto un aspetto che deve essere comunque gestito da personale del Comune. Quindi per concludere, io mi sento di anticipare, ma sono certa che il mio capogruppo poi interverrà anche lui su questo tema, il nostro dissenso rispetto a questa scelta. Riteniamo che in qualche modo un percorso di esternalizzazione deve essere fatto diversamente da quanto si è visto per questa esperienza, o si sta assistendo, insomma, per questa esperienza. Riteniamo che ci siano evidenti carenze e soprattutto crediamo che in un progetto di diciamo così, sperimentazione o di messa alla prova delle esternalizzazioni,
il servizio cimiteriale non sia certo il banco di prova più adatto. Quindi riteniamo sia una scelta troppo azzardata per quanto ci riguarda. Grazie. Grazie consigliere Adrigo. Voleva portare un po' di supporto tecnico l'architetto Scapin. Prego architetto. Sì, grazie Presidente. Buonasera a tutti. Io non ho colto esattamente quali sono le perplessità espresse e vorrei allora a questo punto precisare ancor più, se mai necessiti, quello che ho detto in Commissione. Punto primo, costituita non solo esclusivamente dal risparmio dei 4.000 euro, ma soprattutto dalla disponibilità di 2 persone che oggi si occupano di questo servizio in collaborazione con la cooperativa ancora che gestisce il servizio, che queste 2 persone rientrano in pieno organico in disponibilità del Comune. È vero che un'amministrativa farà una parte del lavoro amministrativo che ASVO non potrà fare. Mi riferisco ai rapporti con le istituzioni, la documentazione, la certificazione. Facendo 100 il lavoro che fa quest'anno, quello che farà dopo risulta pari al 30%, indicativamente. 2, c'è anche un profilo di convenienza in termini di tempo, perché adesso la storia del risparmio del 20% è frutto di un ragionamento abbastanza logico. Cioè la gara del 2014 è stata fatta su dei prezzi del 2012. Tenete conto che in 5 anni mediamente l'Istat dà un aumento del costo della vita che è medio del 2% all'anno. In 5 anni siamo già al 10%. Il 13% che è stato il ribasso della gara precedente, il 13% che è stato oggetto della gara del ribasso precedente, se faccio una gara oggi non posso contarlo come risparmio, perché potrebbe essere che si riduce o aumenti. Quindi quando ho detto che c'è oggi, in questo momento, un risparmio indicativo del 20-22%, mi riferivo a questi ragionamenti. Quindi se si fa una gara, che è un'opzione, non è l'unica soluzione, è alternativa a questo percorso che è stato avviato, effettivamente non sappiamo cosa succeda e quindi ci troveremo con un rischio non calcolato e non preventivabile e quindi questo si potrebbe ripercuotere in un disservizio per quanto riguarda l'affidamento della gestione dei servizi cimiteriali. Sono questi 2 gli elementi che hanno spinto il responsabile a fare questa proposta che è stata elaborata, tant'è che ASVO l'ha accolta la proposta. Hanno fatto una proposta, l'abbiamo accettata, per cui sotto il profilo della operazione meramente finanziaria il problema non si pone. L'ultimo aspetto, quello della delicatezza del servizio, è chiaro, questo va comunque misurata una società sul servizio. Non possiamo pensare che siano peggio o peggiori del servizio attuale. Questo è un pregiudizio sbagliato, che va comunque valutato, misurato, se sbagliato va corretto, perché ci sono anche i provvedimenti per farlo. Grazie. Grazie architetto Scapin. Consigliere Manzato, prego. Ringrazio l'architetto Scapin per le delucidazioni. In commissione c'ero anch'io e mi ricordo che è stato parlato di queste 2 risorse che verrebbero, diciamo, liberate dall'attuale attività. Però è pur vero che comunque le attività che verranno svolte da ASVO dovranno essere controllate. Infatti uno dei presupposti per non procedere tramite la gara è proprio il controllo analogo, per cui il controllo analogo non è una cosa così che va fatta estemporaneamente con discontinuità, è una cosa che deve essere fatta in modo persistente e continuativo, quindi non è corretto dire che le 2 risorse verranno liberate, perché una di queste 2 risorse o un'altra individuata dovrà sicuramente provvedere al controllo analogo. Questa è una cosa che quindi non è esattamente come è stato dichiarato, o perlomeno dalla valutazione nostra non è esattamente così. L'aumento dell'Istat non è che ogni anno è il 2%, quindi in 5 anni è il 10%, forse anche l'assessore mi può dare eventualmente conferma, è il 2% sul 2%, sul 2%, sul 2%, quindi non è che si parte da 10 e in 5 anni si calcola il 10% in più, e questa è una cosa.
Altra cosa, no, ovviamente non conoscendo non si possono, e concordo con lei, non si possono fare pregiudizi sulla qualità del servizio che verrà svolto dall'ente, assolutamente. Partiamo dal presupposto che potrà essere fatto nella stessa maniera o in modo assolutamente anche migliore. Questo, però è pur vero, insomma, che e su questo credo che nessuno abbia alcun dubbio, l'attività prevalente di ASVO non è questa, è un altro tipo di attività, e il secondo presupposto per poter procedere come è stato fatto in house providing, oltre al controllo analogo, è la necessità che il soggetto affidatario realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente committente che la controlla. Quindi non è esattamente quello, insomma, che fa ASVO. Grazie. Grazie consigliere Manzato. Consigliere Terenzi, prego. Grazie signor Presidente. Allora, continuando il ragionamento che ha avviato la collega Drigo su questo tema, vorrei ribadire anch'io che ci sono due elementi innanzitutto evidenti. Il primo è che noi non abbiamo riserve ovviamente sull'ASVO in quanto tale, perché noi siamo convinti che questa società partecipata del Comune di Portogruaro sia uno dei fiori all'occhiello della nostra comunità e i servizi che eroga nel campo suo di abituale competenza sono servizi di, credo, altissimo valore e altissimo valore aggiunto anche nella comunità, per cui noi non discutiamo questo, cioè, da questo punto di vista. L'altro tema che vorrei sottolineare è che stiamo parlando non di un servizio qualsiasi, ma di un servizio piuttosto delicato e complesso. Ora, ridurre tutto un ragionamento ad un risparmio modesto sul piano economico e a un miglioramento sul piano organizzativo, peraltro mi pare di aver inteso da ridimensionare o comunque da valutare nel tempo, ecco, mi pare è un pochino riduttivo, perché quando si decide di non gestire direttamente o in proprio un servizio, lo si fa con delle motivazioni, come dire, articolate, e lo si fa cercando anche così fra gli interlocutori nel mercato, fra virgolette, soggetti che diano garanzie di continuità, che diano garanzie di qualità e che sappiano fare al meglio ciò per cui si va a articolare un contratto di appalto o comunque un affidamento. E detto questo, quindi sono delle premesse anche metodologiche queste, detto questo, quello che noi non abbiamo compreso sia in commissione che anche dalla lettura del dispositivo della delibera, non abbiamo compreso la motivazione di questa operazione. Perché se mi dite che la motivazione è unicamente quella di un modestissimo risparmio economico e di un supposto miglioramento in termini di efficacia e di efficienza, non già il servizio cimiteriale, ma altri servizi del Comune, questo a nostro avviso non è una motivazione sufficiente, necessaria e sufficiente per decidere in tal senso. Continuiamo a dire, e anche su questo avete dato dimostrazione, che non c'è traccia dei vostri intendimenti e dei vostri indirizzi negli atti di programmazione del Comune, perché di queste cose bisognerebbe parlarne quando si programma l'attività, quando si programma complessivamente una dotazione organica, quando si va a redigere un DUP e quando si va a definire e delineare un PEG. Adesso a me sarà sfuggito qualcosa, ma questa prospettiva noi non l'abbiamo rintracciata. E quindi, ancora una volta, noi vi diciamo che non alimentate una visione programmatoria, non alimentate un confronto
anche tecnico operativo, e quindi non aiutate secondo me, e non vi aiutate secondo me a decidere per il meglio. Quindi questo come premessa. Il secondo elemento che io vorrei porre in evidenza è che il fatto che ASVO non abbia maturato l'esperienza in questo campo c'è scritto testualmente, adesso non ricordo bene se nella delibera o nell'accordo. Cioè c'è un'esplicitazione di questo fatto. Tant'è che poi nel passaggio successivo si dice, beh, insomma, in fin dei conti ASVO non ha ancora maturato, si farà un biennio sperimentale e poi comunque noi potremo andare a subappaltare il servizio. Ma scusate, sono queste le premesse per attivare, per articolare un rapporto ricercando al meglio di dare una soluzione da questo punto di vista? No, secondo noi no. Anche nell'aver scritto questa cosa voi esponete la vostra decisione ad una debolezza, E poi c'è un altro aspetto, se non ho inteso male, ci sarà un amministrativo dipendente dell'ASVO, se non ho capito male, ditemi se ho capito male, che supporterà i servizi nella gestione delle pratiche amministrative cimiteriali. Ma la domanda mia è la seguente: avete approfondito davvero che non ci sia la fattispecie di intermediazione di manodopera su questo? Cioè questa persona, questo dipendente di ASVO, a chi risponderà? Risponderà al sindaco? Risponderà al direttore di ASVO? A chi risponderà? Guardate che qui c'è un profilo molto delicato. E quindi anche su questo non se n'è parlato, non si è discusso, però io vi dico che è un ragionamento non banale e che deve essere preso in adeguata considerazione. E allora per tutti questi elementi, e quindi non già per una riserva nei confronti di ASVO che non c'è, non esiste, ma una riserva per come voi avete affrontato questo tema, noi voteremo contro questo provvedimento. Grazie consigliere Terenzi. Ci sono altri interventi, poi anche il sindaco voleva. Consigliere Fagotto, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, farò solo 2 parole brevi perché i miei colleghi hanno già detto molte cose, però siccome in Commissione avevamo sollevato alcune questioni, 2 in particolare, le volevo un attimino ripetere e concentrare, perché proprio nel punto 5 della relazione si legge che l'affidamento ASVO viene fatto per 2 anni per consentire alla ditta di acquisire le competenze e le professionalità indispensabili. Cioè, mi sembra che quando si fa un'operazione di questo genere bisognerebbe essere sicuri. Noi non vogliamo mettere in dubbio che se l'ASVO si è presa questa responsabilità non lo faccia, però dichiararlo sulla carta che questo sarà comunque una specie di prova per testare se veramente ci sarà un ulteriore aumento della professionalità mi sembra un po' non perfetto. Poi dopo si legge inoltre che i punti di forza sono il risparmio del 2,4% sui costi, e collegando proprio il fatto che siamo in presenza di una specie di sperimentazione, mi sembra che il 2,4 sia un po' poco, considerando che non è una giustificazione, che comunque l'Istat già calcolava che ci sarebbero stati degli aumenti, perché su certe cose bisogna sempre giustificare l'Istat che comunque ci sarebbe stato un aumento, su certi altri argomenti magari pro cittadini e l'Istat non funziona mai, le tariffe sono sempre fisse, gli stipendi sono sempre fissi, e quindi bisogna anche non dare una giustificazione sul fatto che il risparmio è considerato anche che l'Istat era già programmata. Grazie. Grazie consigliere Fagotto. Consigliere Zanco, prego. Bene, questo argomento è, come si è detto, particolarmente delicato, però anche importante,
Prima di tutto il 2,45% è un piccolo dettaglio, non sono 4.000 euro ma sono 8.100 euro su 331.000 euro, che è l'intero servizio. Poi qui si vanno a risparmiare 2 dipendenti, cioè si vanno a utilizzare 2 dipendenti a livello amministrativo che vengono utilizzati come servizio nella struttura operativa del Comune. È altrettanto vero che una parte di questi 2 dipendenti servirà per il controllo dell'operato dell'ASVO. Ecco, l'ASVO è una società dove noi abbiamo una certa partecipazione. Scelleratamente una parte di questa partecipazione è stata ceduta, dico scelleratamente perché non c'era un motivo logico per cedere parte dell'ASVO a Veritas. E poi il fatto è questo, che questa società qua opera sul territorio e presta i servizi con tanto di cappello. Il consigliere Terenzi ha prima ammesso che i servizi prestati dall'ASVO sono servizi di alto livello, ed è vero. Perché? Perché l'ASVO ci è invidiata un po' da altri enti, anche con termini tipo il vicino Friuli. Io posso dirvi questo, parlo un po' per esperienza, non mi fermo negli aspetti formali perché non hanno mai tumulato una salma o perché non hanno mai fatto un certificato di morte o perché tutte queste, io credo che queste cose qua si possano senz'altro acquisire anche con estrema facilità, perché non sono cose trascendentali, ma non per sottovalutare il servizio. Attenzione, il servizio, come è stato detto prima, è un servizio molto delicato, è un servizio che merita attenzione sotto tutti i punti di vista. Perché? Perché è l'ultima destinazione conosciuta di ognuno di noi. Questo è il discorso. Detto questo, però, io sono convinto che questa operazione è buona. Perché? Perché andiamo ad utilizzare una nostra società che opera nel suo territorio, nel suo settore e che ha tutto l'interesse di operare nel migliore dei modi. Perché? Per il semplice motivo che opera a casa sua. Mi sono spiegato? Ecco, perciò io credo che tirar fuori la scusa, ma non hanno l'esperienza, non qua, non là, io credo che non sia una giustificazione per dire che l'ASVO non sia in condizioni. Io sono convinto questo, che l'ASVO, prendendo in mano questo servizio che è previsto nello statuto, non è che se lo sia inventato, è previsto nello statuto come sono previsti anche la prestazione di altri servizi. Io sono convinto che prendendo in mano questo servizio, io sono convinto che senz'altro lo migliorerà dal mio punto di vista, senz'altro lo migliorerà con l'attenzione che presterà nei confronti delle persone in uno stato, in un momento della loro vita di debolezza, come ha detto la consigliera Drigo, e lo migliorerà anche nella qualità del servizio prestato. Ecco questo. Il consigliere Terenzi ha evidenziato la mancanza di programmazione di questo argomento da parte della maggioranza. Ma signori miei, se noi fossimo andati, mi fa ridere questo aspetto, perché se noi fossimo andati a porre nel nostro programma la dismissione del servizio cimiteriale all'attuale società, io credo che a un certo momento non avremmo fatto un buon servizio, una buona premessa per chi prestava il servizio e per chi lo riceveva. C'è questa opportunità, ripeto, c'è questa opportunità, e io ve lo posso dire per esperienza anche in altri settori, che quando si sono utilizzati i mezzi interni, senz'altro il servizio è stato migliorativo. Perché? Perché non si presta solo il servizio pratico, quello di ricevere la salma, di tumularla e di metterci 4 mattoni e la lastra di marmo davanti, oppure di formalizzare le scartoffie inerenti al decesso, ma ci si mette anche dell'anima. Ecco, questo è quello che penso. Poi il vantaggio. Sì, è vero che abbiamo solo che un vantaggio di 8.000 euro, però c'è anche il vantaggio del risparmio di 2 persone sul bilancio del comune.
Ecco, questo è il conseguire continuamente il programma di questa amministrazione che, se tra le pieghe della sua gestione ha la possibilità di risparmiare delle risorse per impiegarle in altro modo, anche più produttive, lei adotta questo sistema e queste cose qua, se mi permettete, si scoprono cammin facendo. Grazie. Grazie consigliere Zanco. Do la parola al sindaco per alcune considerazioni. Prego sindaco. Io mi sento assolutamente di rassicurare i cittadini di Portogruaro rispetto alla scelta. Il servizio sarà sicuramente eccellente, sarà sicuramente preciso e molto vicino alle persone. Prima la consigliera Drigo parlava di periodo difficile e creda, consigliere, sono state una delle grosse preoccupazioni che ha tenuto viva l'attenzione di questa amministrazione rispetto alla fornitura di questo servizio. Ovviamente è stata una delle primissime preoccupazioni, quindi io mi sento di rassicurare assolutamente i cittadini di Portogruaro rispetto a questa azione che sta facendo l'amministrazione. Poi io ringrazio il consigliere Terenzi che non perde occasione per suggerirci di modificare la capacità progettuale, per suggerirci di avviare delle metodiche di progettazione diverse e più precise. Grazie consigliere Terenzi, ma creda, noi ci ragioniamo assolutamente molto bene rispetto alla progettazione e alla programmazione. La cosa che più ci preme, tra le altre cose, comunque, è quella di utilizzare le eccellenze del nostro territorio. Fingere che non ci siano è sbagliato e ASVO è un'eccellenza. ASVO nello statuto ha dei compiti ben precisi che per molti anni non sono stati messi in risalto e questa amministrazione ha tutta l'intenzione di mettere nel giusto rilievo ciò che lo statuto contiene. In questo caso per quanto gli riguarda i servizi cimiteriali, ma perché non parlare della gestione delle fiere e dei mercati? Anche questo c'è nello statuto di ASVO. Perché non utilizzare ciò che per tanti anni non è stato neanche visto? Bene, secondo noi è opportuno, proprio per andare incontro alle esigenze della nostra cittadinanza, ripeto, utilizzare le nostre eccellenze, nel rispetto primario comunque delle esigenze della persona, in questo caso, in questo difficile periodo dell'esistenza, sia per chi sta accompagnando il defunto al cimitero, per chi magari in quel momento ha bisogno del sostegno dell'amministrazione comunale. Quindi mi sento di rassicurare i cittadini di Portogruaro in questo senso, perché per quanto riguarda l'aspetto affettivo è stato tenuto in grandissima considerazione da questa amministrazione. Se poi non viene visto come un salto al futuro, fare delle scelte anche importanti, pazienza, se non viene visto vedremo di spiegarlo meglio, però si stanno facendo delle scelte importanti mettendo, ripeto, in risalto le eccellenze del nostro territorio. Non guardarle vuol dire amministrare in maniera miope. Noi non abbiamo nessuna intenzione di amministrare in maniera miope, stiamo cercando di guardare avanti, mettendo le basi perché dal nostro territorio ci possa essere una crescita importante. Infatti non a caso molti vicini contermini si stanno informando quale sia la metodica di affidamento ad ASVO del servizio cimiteriale e non solo. Grazie signor Sindaco. Io dico al Consiglio, siccome vedo seduti tra gli ospiti il Presidente e il Direttore di ASVO, se voi lo ritenete io faccio fare anche sempre se voi lo ritenete, un breve intervento al Presidente e al Direttore magari per spiegare anche le motivazioni che hanno spinto anche loro. Presidente, metto ai voti la possibilità di intervento da parte del Presidente ASVO. Chi è favorevole? Prego. Presidente. Abbiamo il Presidente Luca Micheluto. Grazie Assessore. Buonasera a tutti, ho ascoltato con attenzione gli interventi e ovviamente non è mio compito stasera quello di cercare di convincere chi non è favorevole o ha delle perplessità su questa delibera. Il mio compito invece è quella di portarvi l'esperienza di ASVO
sulla richiesta che ormai un po' di mesi fa, perché un po' di mesi che ne parliamo, il sindaco e la giunta di Portogruaro ci ha fatto questa richiesta. Noi l'abbiamo vista all'interno di ASVO come un momento di crescita importante. ASVO è un'azienda che, a detta di consiglieri comunali anche questa sera, insomma, svolge un servizio di igiene urbana in maniera positiva. Ho sentito dei termini che mi lusingano e questo mi fa piacere, perché vuol dire che il lavoro fatto in questi ultimi anni, insomma, è un lavoro positivo, riconosciuto da ambe le parti, da molte parti, anche nel comune di Portogruaro, nel territorio portoguarese, ma qualcuno ha sottolineato anche al di fuori dei confini portoguaresi, insomma, ecco, anche la nostra azionaria di riferimento, che è Veritas, spesso ci fa i complimenti su come noi gestiamo il territorio e vengono a vedere anche alcune questioni per prendere anche degli spunti anche al loro interno, insomma, ecco, che hanno sempre, anche se loro è un territorio molto più complesso rispetto al nostro, insomma, ecco. Ecco, noi l'abbiamo vista, io personalmente che rappresento l'azienda, ma anche il direttore che è qui presente, abbiamo visto come una richiesta e un momento di crescita nostra importante. Un momento di crescita importante perché è un'azienda del territorio, non so fin quando rimarrà nel territorio, questa è una perplessità che tutti noi abbiamo, perché si parla di unificazione, si parla di la stessa legge Madia, di cui mi sembra nello scorso Consiglio voi avete approvato le modifiche statutarie proprio in ottemperanza a quella legge lì, e quella legge lì ha come intento quello di chiudere moltissime partecipate. Insomma, in questi giorni i comuni devono compilare proprio delle delibere per cui far vedere che c'è una convenienza a tenere in piedi delle partecipate. Ecco, questo secondo noi all'interno di ASVO fa crescere questa azienda, dunque fa ancora mettere più radici nel territorio e la fa crescere e irrobustire. Il fatto stesso poi che da questa richiesta noi non con cuor leggero, perché tutte le cose che avete detto riguardanti la delicatezza di quel servizio noi le sentiamo tutte. Io sono il primo preoccupato della delicatezza di quel servizio lì. Però era una sfida che non possiamo non cogliere, era una sfida che all'interno di ASVO non potevamo non cogliere. Per la prima volta nella storia di ASVO un comune ci chiede di fare qualcosa di diverso rispetto alla semplice zona urbana, e perché non farlo? Abbiamo capacità operative intellettuali all'interno dell'azienda importanti, abbiamo risorse importanti. Io vi ricordo sempre, ma voi me lo insegnate a me, che una società in-house providing è una società del comune. Cioè in realtà ormai giurisprudenza, e noi speriamo, io mi auguro che sia una giurisprudenza favorevole a noi, visto che fra alcuni giorni avremo discussione al TAR del Friuli, la famosa delibera sul fatto che noi abbiamo acquisito i pareri dei comuni prima di fare la gara, mentre la nostra competitor del Pordenonese le ha fatte dopo le delibere, secondo me squalificando il ruolo del comune. Secondo me dopo che aveva vinto la gara andava in comune a farsi fare le delibere da 22 comuni, ma questa è l'Italia delle interpretazioni. Per me è chiaro, e giurisprudenza dice che di fatto una società in-house providing è un ufficio del comune. Dunque usare un termine di esternalizzazione quando sta al servizio ASVO, no, è un termine di internalizzazione del servizio. Si porta dentro un servizio, prima era esternalizzato alle cooperative o società private, quel comune ha fatto una scelta di internalizzare un servizio e a noi ci lusinga molto, ci preoccupa e ci lusinga, e secondo me la visione di rafforzare e radicare ancora di più nel territorio ASVO è un'ipotesi che ci dà slancio per poter provare a questa importante sfida. Certo, non sarà una sfida che noi la viviamo così alla cieca. Abbiamo spiegato all'amministrazione comunale che alcuni servizi del capitolato li faremo già da domani mattina, abbiamo le capacità per farli in maniera autonoma. Alcuni servizi di alta specialità probabilmente li esternalizziamo anche noi, cioè faremo una gara ma per alcuni servizi, per comprendere poi e magari tirare su anche il nostro interno queste capacità qua. Però è un banco di prova per noi importante, per cui per noi ci viene veramente all'interno nostro dell'azienda uno slancio per raccogliere questa sfida e portarla avanti.
Non vi nascondo che dopo questa scelta del comune di Portogruaro, nei giorni scorsi, comuni importanti, mi sembra inopportuno fare il nome perché ancora non ne abbiamo ancora discusso in maniera fattiva, ma altri comuni, almeno altri 2 comuni in maniera seria, ci hanno già mandato il loro capitolato e vogliono un'offerta per poter fare i servizi. Sono comuni di una consistenza abbastanza importante, insomma, ecco. Dunque ci fa piacere che stiamo irrobustendo e rinforzando un'azienda del territorio, un patrimonio vostro, voi che rappresentate i cittadini, dico vostro, è dei cittadini, non vostro inteso vostro, ecco. Cioè, penso che sia una cosa importante. La preoccupazione c'è, però è una preoccupazione fatta con saggezza, con gran salus, perché francamente non è che andiamo là a fare il servizio alla cieca, ripeto, alcuni servizi secondo noi domani mattina siamo capaci di risolvere in maniera autonoma con le capacità che abbiamo al nostro interno, altri servizi di alta specialità vedremo se è il caso di esternalizzarli. Possiamo anche fare un'altra scelta di già poter potenziarci con del personale nostro autonomo. Abbiamo anche la Veritas, per dire, da anni nel territorio veneziano gestisce tutti i cimiteri di Venezia, del Milanese, sono anche loro una riconoscenza che possono essere, volendo, anche dirottate al nostro interno. Ecco, dunque voglio tranquillizzarvi in questo, ecco, la giusta preoccupazione che in questo Consiglio anche stasera è emersa è una preoccupazione che noi abbiamo, dunque anch'io mi sento di tranquillizzare i cittadini di Portogruaro, perché non è un salto nel buio, ecco, questo mi raccomando, insomma, non vorrei che passasse stasera il messaggio che andiamo all'ASVO è un salto nel buio. Noi cercheremo di porre in atto le nostre migliori risorse per cercare di svolgere il servizio o come lo fa adesso la ditta esterna, o noi pensiamo in maniera migliore, insomma, il nostro obiettivo è quello di farlo in maniera migliore, tenendo presente che in questo momento il sindaco, quando chiama ASVO, chiama un suo ufficio decentrato, perché la giurisprudenza dice che la società in-house providing è un ufficio decentrato del comune. Quando chiamerà ASVO per fare un servizio, chiama un suo ufficio, non chiama un'azienda terza che ha un capitolato, dunque c'è anche un rapporto, diciamo, di lavoro che viaggia su binari paralleli e che ha l'obiettivo quello di avere un servizio economico, efficiente e che possa tutelare i cittadini di Portogruaro. Grazie tantissime al Presidente, lo ringraziamo dell'intervento. Prego, sì. Se ci sono altri interventi al seguito, se non ci sono altri interventi, io pongo in votazione il punto all'ordine del giorno. Chi è favorevole? 9 favorevoli. Chi è contrario? 7 contrari. L'argomento, e pongo anche per cortesia l'immediata esecutività. Chi è favorevole? 9 come prima. Chi è contrario? Come prima. L'argomento è approvato, grazie. Passiamo ora al 12° punto, proposta di mozione riguardante la realtà ospedaliera del Veneto Orientale, protocollo numero 0033784 del 31 agosto 2017, alla firma di Zanco, Zanutto, Barbisan, Furlanis, Moro, Barro, Foglia e Mascarin. Chiedo per cortesia al consigliere di darne lettura, grazie. I gruppi consigliari di maggioranza Forza Italia, Lega Nord e Noi Siamo Portogruaro presentano la seguente mozione. Proposta di mozione riguardante la realtà ospedaliera del Veneto Orientale. I gruppi consigliari di maggioranza ribadiscono la centralità anche in ambito sanitario, vista la posizione geografica che è strategica, inamovibile e solo da potenziare del Comune di Portogruaro. I motivi sono molteplici, innanzitutto il carattere logistico. L'ospedale civile di Portogruaro, per la sua posizione baricentrica, è un polo di attrazione, limita le fughe dei pazienti verso il vicino Friuli, Pordenone, Aviano, San Vito al Tagliamento e Lattisana. Da quando è stato riattivato l'ospedale di Portogruaro, dopo il superamento delle iniziative assurde precedentemente attivate, si sta assistendo a un progressivo riutilizzo del nostro nosocomio, riducendosi così le fughe extraregionali.
È importante reinvestire economicamente sui nosocomi esistenti di Portogruaro, San Donà di Piave e Jesolo, in modo di avere per l'intero Veneto orientale ospedali di alto livello tecnologico, ancora più fortemente attrattivi. Precisiamo che gli ospedali di Portogruaro, San Donà di Piave e Jesolo rappresentano, nel loro complesso, una struttura sanitaria completa in ogni sua parte, che garantisce al Veneto orientale la copertura dei suoi bisogni sanitari. Apprezziamo ancora una volta la scelta lungimirante espressa più volte dal governatore Luca Zaia, che ha voluto fortemente un coordinamento ospedaliero su 2 poli come l'attuale, andando anche a definire l'importante realtà sanitaria riabilitativa di Jesolo. Si evidenzia che l'attuale sistema a 2 poli soddisfa anche le esigenze dei milioni di turisti che frequentano le nostre spiagge, da Bibbione a Cavallino, dando loro anche la tranquillità della vacanza sicura, sia sotto l'aspetto turistico sia sanitario. Per concludere, riconfermiamo l'assoluto apprezzamento verso le eccellenze delle professionalità, sia mediche sia infermieristiche, in particolare del nostro ospedale. Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio Comunale di Portogruaro impegna il signor Sindaco e la Giunta ad attivarsi in ogni sede e contesto, unitamente a tutti gli enti locali interessati, come anche da precedente mandato assegnato con la mozione approvata del 10 maggio 2017 verso il Presidente regionale Luca Zaia e il Consiglio regionale, affinché continuino a sostenere il mantenimento degli attuali poli ospedalieri, anche salvaguardando le rispettive eccellenze esistenti. Grazie, consigliere, prego. Sì, non per intervenire sulla mozione, ma per evidenziare un fatto, e cioè che noi in data 30 agosto 2017 avevamo presentato una domanda di attualità su analogo tema. Ai sensi del regolamento si dice chiaramente che allorquando vi siano domande di attualità, interrogazioni, interpellanze, mozioni o ordini del giorno relativi a fatti e argomenti identici e sovrapponibili, aggiungo io, vengono svolte contemporaneamente. E allora noi chiediamo che vi sia la possibilità di leggere anche la domanda di attualità che riprende e si sovrappone rispetto ai temi. Lei, ho capito, intende la domanda di attualità che era prevista nella risposta. Non è stata esaurita? Sì, no, la risposta c'è stasera in Consiglio, se non sbaglio. No? Quindi per me nulla osta, sentiamo anche il segretario, però per me non è nessun problema. C'è una risposta scritta che il Sindaco ha già disponibile, che la possiamo inserire. Va bene, allora... Quindi lei legge anche la sua domanda di attualità e poi l'argomento, se il Sindaco poi decide di leggere anche subito la risposta, prego, prego. Grazie, signor Presidente. I sottoscritti consiglieri comunali del gruppo Centro-Sinistra Più Avanti Insieme presentano, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento del Consiglio Comunale, domanda di attualità per avere conoscenza e notizie sui fatti urgenti di interesse per la comunità sopravvenuti alla riunione dei capigruppo consigliari. Ripeto che questa domanda era stata inoltrata alla fine del mese di agosto. Apprendiamo dalla stampa che la conferenza dei sindaci, riunita per discutere il tema dell'applicazione delle schede sanitarie dopo la preoccupazione espresse al Presidente della Regione Veneta Luca Zaia da parte dei sindaci del portogallarese in ordine al trasferimento del reparto di neurologia a San Donà, ha ritenuto di aggiornare la seduta data a destinarsi e dalla presenza del direttore generale Carlo Bramezza dell'azienda 4 Veneto Orientale. Relativamente al presidio di Portogruaro sta accadendo quanto prescritto a colpi di maggioranza dalla Lega Nord nelle schede regionali.
Ma mentre il trasferimento dei posti letto è avvenuto e continua ad avvenire con risolutezza, pensiamo a cardiologia, a psichiatria ed ora a neurologia, parlo del presidio ospedaliero di Portogruaro, quanto previsto per potenziare l'ospedale di Portogruaro resta sulla carta e le vicende della chiusura prima e della riapertura poi del punto nascita declassato in dipartimento con San Donà lo dimostra. Prima dello spostamento di neurologia è necessario che la conferenza dei sindaci valuti attentamente la futura programmazione sociosanitaria di questo territorio, confrontandosi con la direzione dell'AUSL 4 e con la stessa Regione Veneto affinché vengano assicurati livelli di assistenza ospedaliera di eccellenza e di cura primaria e di specialistica territoriale appropriati e venga portata a compimento la rete territoriale delle strutture intermedie con le RSA, l'ospedale di comunità ed il potenziamento dell'hospice. Con la mozione del marzo 2017 approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale di Portogruaro è stato chiesto alla Regione Veneto di riallineare alla media regionale la quota capitaria della spesa sanitaria per abitante dell'ASL 4, la più bassa della Regione Veneto, e di riallineare sempre alla media regionale anche il numero di impegnative di residenzialità di primo livello dei centri servizi e delle case di riposo del mandamento portogarese. Tutto ciò premesso con la presente domanda di attualità, i sottoscritti consiglieri chiedono di conoscere quali iniziative intenda prendere l'amministrazione comunale all'interno della conferenza dei sindaci per non lasciare senza esito la lettera degli 11 sindaci del Veneto orientale dell'8 agosto e la mozione del Consiglio Comunale di Portogruaro del marzo del 2017. Come intende rispondere la sindaco signora Maria Teresa Senatore, capofila dei sindaci del Portogarese, che hanno sottoscritto la lettera al Presidente della Regione Veneto Luca Zaia in difesa del reparto di neurologia di Portogruaro, alle accuse mosse dal sindaco di Fossalta di Piave Massimo Sensini, esponente della Lega Nord e vicepresidente di Federsanità, il quale ha parlato in questo caso di bassezze politiche da parte di rappresentanti di un territorio dalle strane pretese che invece di primeggiare, fra virgolette, è molto portato alle lamentele. Grazie. Grazie consigliere Terenzi. Vuole andare con la risposta, dottor Toffolo, così poi entra anche nel dibattito? Facciamo far copia, magari ce l'ho io qua, faccio far copia per tutti i consiglieri. Concordo sul fatto di accomunare il dibattito di questa sera riguardo il problema degli ospedali e delle schede, un problema piuttosto complesso e ovviamente che ci vede sempre in prima linea perché ovviamente le cose sono, diciamo, in evoluzione, anche se ci sono dei punti fermi che a mio avviso vanno sottolineati. Vi leggo la risposta che abbiamo concordato con il sindaco, in quanto io diciamo, ho partecipato io alla conferenza di sindaci per la quale diciamo, il sindaco non poteva essere presente per motivi di cui vi dirò. Come è noto, l'amministrazione comunale non ha competenze dirette sulla gestione della sanità. Pertanto la sua azione si può esplicare solo in modi indiretti, in particolare uno squisitamente politico con la manifestazione all'opinione pubblica delle sue proposte, delle sue considerazioni attraverso le mozioni consigliari, i comunicati stampa o la stampa stessa, oppure interpellando le istituzioni che ne hanno competenza, in questo caso la Regione e i suoi organi e l'azienda sanitaria attraverso mozioni o lettere di intenti. Nel caso dell'applicazione delle schede ospedaliere relative alla DGR 2157 del 30 dicembre 2015 ed in particolare circa il servizio di neurologia, i sindaci del mandamento hanno ritenuto di inviare al Presidente della Regione Veneto Luca Zaia una nota riguardante il servizio stesso. Quindi questo fa parte dell'attività politica indiretta di manifestazione che è stata fatta. L'amministrazione del Comune di Portogruaro invece ha fatto un'azione precisa in un sito ovviamente di sua competenza, quindi istituzionale, che è la conferenza dei sindaci.
e in particolare in quella del 19 settembre 2017 in cui appunto si discuteva dell'applicazione delle schede ospedaliere. In quell'occasione sono stato delegato appunto a rappresentare il sindaco, in quale era impegnato in una riunione cruciale a Venezia convocata dal prefetto per trattare della messa in sicurezza del campanile del Duomo. In quella sede, ascoltata la relazione tecnica della dottoressa Carraro, che è attualmente direttore sanitario dell'azienda sanitaria USL 4, sull'attuazione delle schede ospedaliere, ho presentato una lettera formale firmata dal sindaco e dal sottoscritto rivolta alla presidenza della conferenza. In questa nota, riprendendo la DGR prima citata, cioè quella del 30 dicembre 2015, il cui allegato contiene le schede ospedaliere, si ricorda in primis che la delibera stessa ribadisce, nella sua prima parte introduttiva, che i due ospedali di San Donà e Portogruaro hanno la qualifica di presidio ospedaliero di rete integrato, stralciando la dicitura presente nella DGR 2013 di presidio invece ospedaliero di rete temporaneamente su due sedi in attesa di nuova sede unica ospedaliera. E che le risorse, sempre in queste DGR sono presenti, le risorse destinate alla realizzazione del nuovo polo unico ospedaliero, che era preventivato allora, saranno invece utilizzate tempestivamente per la ristrutturazione e il potenziamento delle attuali sedi ospedaliere. Questo per dire che nella DGR, in un atto quindi formale dell'azienda, questo è stato, no, della regione, scusate, è stato istituito e precisato. Nella seconda parte invece di questa lettera abbiamo ricordato la situazione dell'ospedale di Portogruaro e in particolare cioè di quello che sono le spese ospedaliere attuali, sulla carta diciamo così, la situazione ufficiale. Quindi abbiamo elencato quello che voi potete trovare più o meno nelle schede e abbiamo ricordato che, al nostro nosocomio sono stati attribuiti una nuova apicalità e di letti di pediatria, in particolare per quanto riguarda i servizi diciamo nuovi, la chirurgia vascolare, il reparto di otorino col primariato, che alla medicina di Portogruaro sono attribuiti 4 posti letti dedicati ad attività di cardiologia e 4 posti letti dedicati ad attività di unità ictus di primo livello, che alla ginecologia ovviamente di Portogruaro è stata assegnata un'unità di procreazione medicalmente assistito e abbiamo ricordato l'avvio del punto nascite dopo una lunga pausa, cosa che non si trova ovviamente nelle schede ospedaliere. Nella stessa nota poi abbiamo esposto alcune criticità emerse da più parti riguardanti in particolare, questo lo sottolineo, i nuovi primariati di ginecologia e ostetricia e quello di pediatria, che ancora non sono stati banditi, pur previsti. L'organizzazione chirurgica in generale e le attuazioni dei 4 posti letti in particolare di attività ictus previsti nella scheda stessa. Ho chiesto personalmente alla dottoressa Carraro come pensasse di organizzare questi posti letti che sono previsti in scheda. Ovviamente poi nella terza parte della lettera abbiamo ovviamente affrontato il tema della neurologia, che era un tema di attualità, di cui si è parlato anche nella vostra domanda, e abbiamo ricordato il ruolo storico che questo reparto ha avuto a Portogruaro, i suoi primi passi, la sua crescita e quindi le sue capacità attrattive verso il vicino Friuli. Abbiamo quindi auspicato, perché questo non potevamo fare altro che questo, perché ognuno fa il suo compito e la sua funzione, abbiamo auspicato che vi sia una posizione almeno attendista per il suo trasferimento, in attesa della revisione delle schede ospedaliere, in quanto vi sono delle serie e valide ragioni affinché questa resti a Portogruaro nell'ambito di una equa e razionale divisione delle competenze specialistiche. Grazie. Grazie, dottor Toffolo.
Consigliere Fagotto, prego. Grazie Presidente. Ancora una volta torniamo su questo argomento importantissimo per Portogruaro e per il portogruarese. Più volte affrontato da noi, più volte affrontato dal gruppo di centro-sinistra e del quale voglio accennare qualche piccolo spunto. Perché quando, ad esempio, qua si cita la mozione approvata il 10 maggio 2017, dando pieno mandato al sindaco, forse si potrà peccare sul fatto che qualche volta non abbiamo saputo tempestivamente la reazione del sindaco o come nelle stanze superiori le cose si fossero svolte. Però ogni volta ci troviamo di fronte ad articoli del giornale in cui gruppi politici del San Donatese prendono di mira l'ospedale di Portogruaro e quant'altro. Allora, quando si tratta di parlare di schede ospedaliere, che come ha detto appena adesso l'assessore, bisognerebbe un attimino rivedere, e fra l'altro per il discorso di neurologia che è stata tenuta in maniera egregia dal primario che poi da poco è andato in pensione, ecco, nessuno metteva in dubbio finché c'era questo primario. Appena si è visto uno spiraglio, subito sono arrivati quelli di San Donà e per quanto riguarda i due poli, uno doveva essere medico, ripeto, San Donà, e uno chirurgico, Portogruaro. Allora, quando si tratta di spostare le cose da Portogruaro a San Donà, allora bisogna correre, siamo sempre troppo lenti, le schede non si possono rivedere, quando invece da San Donà dovrebbero giustamente certe cose chirurgiche arrivare a Portogruaro, allora lì va tutto quanto bene. Mi sembra che non ci sia lo stesso metro, non si usi lo stesso metro. Altre volte siamo stati come territorio, come Portogruaro, che è un punto secondo noi nevralgico, è stato detto 1000 volte per non passare altri pazienti al Friuli, ma oltre a questo, che non è solo questo, e nessuno ha mai ricordato il fatto a quelli di San Donà che San Donà comunque ha due strutture. Qua sembra quasi una bestemmia parlare che c'è anche il Rizzola a San Donà. A San Donà c'è anche il Rizzola, ecco, che è convenzionato, che ha tutte quante le sue belle cose, mentre Portogruaro ha l'ospedale di Portogruaro. Poi ci sembra quasi, è una questione importante, che ogni volta, altre volte l'abbiamo detto, se eventualmente il sindaco, chi per esso, qualche altra forza politica di Portogruaro dice qualcosa contro un'idea del San Donatese, sembra quasi ogni volta che ci siano delle rimostranze nei nostri confronti. Dobbiamo accettare quasi passivamente senza ribellarci. Credo che forse il periodo, il tempo in cui Portogruaro poteva essere comunque liberamente saccheggiato debba finire su un argomento importante come, fra l'altro, e ce ne sono altri, ma stiamo parlando della sanità, quindi lo abbiamo detto, stiamo seguendo anche l'iter e lo vediamo, perché questo è un ulteriore riflesso, come ad esempio il caso del registro tumori che è legato alla sanità non stia proseguendo l'iter e c'è un fastidio solamente a nominarlo. Quindi noi torneremo anche su questo argomento, appoggeremo tutte quante le azioni che il sindaco dovrà fare con forza, tenendoci, chiedo cortesemente, aggiornati tutti quanti sulla questione. Non ci sarà un passo indietro da parte nostra per quanto concerne il fatto di farci rispettare, oltre a rivedere un po' le schede, perché Portogruaro è un punto di riferimento
importantissimo e di confine, e quindi il sindaco prosegua, ma in maniera anche abbastanza vigorosa, perché non si può dire la neurologia va via e viene declassata lo stesso l'altro reparto di ginecologia. No, non possiamo andare avanti in questa maniera, quindi facciamoci rispettare come è giusto farci rispettare nelle sedi opportune. Grazie. Grazie consigliere Fagotto. Consigliera Pizzolito, prego. Grazie Presidente, saluto i consiglieri presenti, il signor Sindaco e anche il pubblico da casa. Noi avevamo presentato la domanda d'attualità proprio in seguito alle notizie apparse sui giornali. Come diceva il consigliere Fagotto, spesso veniamo informati più dalla stampa che nelle sedi istituzionali. Il tema della neurologia non è un tema isolato, è un tema che sento che vi è caro anche a noi, ma è il seguito di altri temi, perché ci siamo occupati di punto nascite, ci siamo occupati di cardiologia, ci siamo occupati del centro antidiabetologico di Portogruaro, ci siamo occupati della psichiatria, ci siamo occupati del punto prelievi di Lagugnana e su questi aspetti, su questi temi, forse qualcuno di voi era un po' più timido. Comunque, ben venga quando le cose prendono corpo e quando le cose si avviano, si tenta di avviarle a soluzione. E vengo alla vostra mozione, dopodiché faccio una considerazione sulla nostra posizione. Noi abbiamo letto con grande attenzione la vostra mozione, ma intanto la localizzazione di Portogruaro baricentrica fra due regioni, polo di attrazione, possibilità di limitare le fughe. E poi una frase che per me è incomprensibile, a meno che qualcuno di voi non me la spieghi. Da quando è stato riattivato l'ospedale di Portogruaro? Dopo il superamento delle iniziative assurde precedentemente attivate, si sta assistendo ad un progressivo riutilizzo del nostro nosocomio, riducendosi così le fughe. Allora, per quanto riguarda questo riattivato l'ospedale di Portogruaro, mi risulta che è stato chiuso un reparto, ma l'ospedale di per sé è sempre stato funzionante e aperto. Il superamento delle iniziative assurde precedentemente attivate, da chi? Io sono andata a vedere la biografia del governatore Luca Zaia, e oggi presidente della Regione Veneto, è stato vicepresidente della provincia, è stato ministro del governo Berlusconi. Ma dentro la Regione Veneto il governatore Luca Zaia ha rappresentato insieme alla Lega Nord il partito che si è sempre occupato di sanità. Quindi quando voi scrivete dopo il superamento delle iniziative assurde precedentemente attivate, io deduco che queste iniziative assurde sono quelle intraprese dalla Lega Nord nell'interno del Consiglio regionale Veneto. L'altro elemento, si evidenzia che l'attuale sistema a due poli soddisfa anche i milioni di turisti. Fatto benissimo, consigliere Fagotto. I due poli, San Donà e Portogruaro, sono circondati da istituzioni private. C'è un proliferare di centri privati. E il quarto ospedale è proprio la Rizzola e il mondo privato. Poi viene l'ospedale di riabilitazione di Jesolo, che ha questa specialità abbastanza recentemente e che si sta, come dire, affermando su questo tema. Quindi i due poli in realtà corrispondono a 4 ospedali, di cui uno privato. Attorno a questi 4 ospedali sorgono come i funghi i centri privati. Voi dite i 3 ospedali nel loro complesso garantiscono il bisogno di cura della popolazione del Veneto orientale ed è importante tuttavia reinvestire economicamente sui
e sui nosocomi esistenti. Quindi la mozione impegna il sindaco e l'amministrazione a rivolgersi al presidente Zaia e al Consiglio regionale perché continui a sostenere il mantenimento degli attuali poli ospedalieri anche salvaguardandone le rispettive eccellenze. Con questa mozione, a nostro modo di vedere, la maggioranza di centrodestra, sostenuta da tutte le sue componenti politiche, Forza Italia, Lega Nord, Noi Siamo Portoguaro e il gruppo Cambiamo Portoguaro, mostra, secondo noi, un approccio acritico sul tema della sanità nel nostro territorio, nei confronti della Regione, dove appunto la Lega occupa da oltre 10 anni l'assessorato alla sanità. Si mostra ammirata dalla lungimiranza del governatore Luca Zaia e dichiara di apprezzare ancora una volta il governatore Luca Zaia, che qui appare quindi come l'uomo del fare, per la scelta lungimirante espressa più volte dal governatore Luca Zaia, che ha voluto fortemente un coordinamento ospedaliero su 2 poli come l'attuale. A questa ammirazione avete però scritto una lettera di cui ha dato resoconto l'assessore Tofolo, che io apprezzo, personalmente io apprezzo, perché invece entra nel merito delle cose e segnala tutta una serie di problemi. Io ne avevo individuati 2 o 3, ma fanno parte tra l'altro della domanda d'attualità che è già stata letta, quindi le risparmio. Comunque, il riallineamento delle risorse pro capite, di cui alla mozione votata all'unanimità nel marzo del 2017, non viene citata nella mozione. Invece, secondo noi, è il tema fondante della situazione della sanità nel portoguarese. Portogruaro può valere nella misura in cui può spendere risorse per il servizio della sanità. Se queste risorse sono ancora quelle della Cenerentola, come abbiamo dimostrato nella delibera di riallineare almeno le quote pro capite alla media regionale Veneto, Portogruaro deve fare nozze con i fichi secchi. Se mancano quindi 31 milioni di euro che potrebbero essere impiegati nella sanità del territorio per fare un'operazione di cui nessuno parla ancora, che è il completamento della rete dei servizi nel territorio e quindi la piena copertura, di cui si parla poco, la piena copertura degli organici del personale sanitario e sociale, una migliore definizione dei ruoli dei comuni e dei comitati dei sindaci nei rapporti con la propria conferenza dei sindaci e di questi con l'esecutivo. L'altra questione, che è questione puramente politica, di tutte le lamentele, le bagarre, le vicende recentemente sollevate da alcuni protagonisti. Io dico che la sanità è tutta nelle mani della Lega Nord e questo non aiuta, secondo noi, a dirimere giochi elettoralistici e personalismi, fra quanti, come il vicepresidente della Regione Veneto Gianluca Forcolin, pensano di fare dell'ospedale unico materia del contendere politico, o quanti, come il sindaco leghista Sensini, si permettono di bacchettare i sindaci dei comuni del portoguarese. 2 volte ha fatto bene questa amministrazione, la prima a rispondere con la firma congiunta di tutti i sindaci al governatore e la seconda, se è vero, che avete presentato la lettera sulle questioni. No, è un inciso, è pleonastica. Bene. Su questa però mi permetto di dire, di aggiungere una considerazione politica, come dice il Presidente, che è questa. Quando rispetto a tutta la vicenda del punto nascite, chiuso per 23 mesi, recentemente riaperto, è stata venduta allora, permettetemi l'espressione, comunque è stata passata come una importante vittoria di Portogruaro l'aver portato a casa i 10 posti letto per pediatria e il reparto di ostetricia e ginecologia con il rispettivo primario.
l'avete detto per inciso, i 2 primari non ci sono e dopo aver tenuto chiuso il reparto per 23 mesi, oggi siamo con i numeri sconfortanti. Nessuno dice chi deve pagare, nessuno dice che questa chiusura è stata un errore, ma semmai continuate a dire e ad esprimere ammirazione per il governatore Luca Zaia. Io forse avrei voluto che il governatore avesse detto: ma come? Avete aspettato 24 mesi per riaprire il reparto e diventa difficilissimo conquistare la fiducia delle pazienti e delle mamme a ritornare a partorire a Portoguaro, anche perché a fianco la pediatria è in sofferenza. Ma poi, come mai nessuno si pone questa domanda? È stato riaperto meglio di prima? Peggio di prima? Alle stesse condizioni? Mettiamola così, è stato aperto in dipartimento, declassato, in dipartimento con San Donà. Il primario che non c'era neanche 2 anni fa, ora è in dipartimento con San Donà. Sia pediatria sia il reparto di punto nascite, il primario è di San Donà e viene ad esercitare una parte del suo servizio a Portoguaro. Rispetto alla stessa delibera fatta dalla Regione Veneto, che ha mappato le tipologie dei punti nascita di tutta la Regione Veneto, Portoguaro, che era in classe 3, è stato riaperto in classe 2. Io l'ho sentito il governatore, come dire, la delibera l'ho fatta io, la classifica l'ho fatta io, e allora? Come dire, è una postilla su cui si può sorvolare. L'importante è che sia aperto. Io invece dico che nella politica sanitaria, come in tutte le altre programmazioni, quando si parla di servizi del territorio e dei cittadini, queste cose contano, perché se fossimo andati meglio avrei detto le postille sono irrilevanti, ma siccome siamo andati in dipartimento con San Donà, dico che quella postilla era fondamentale e i numeri oggi che stentano a venire confermano questo dato. Ultima considerazione quindi, sul discorso del registro dei tumori. È vero, anche qua silenzio, ritardi e aspetti insoluti, ma da quanto avevamo appreso, assessore Toffolo, se non sbaglio l'iter doveva procedere dal direttore dell'azienda verso la regione. Sentiti i comuni, molti hanno già fatto questa richiesta di chiedere che questo territorio venga incluso nel registro dei tumori, doveva aspettare al direttore dell'azienda portare avanti questa richiesta, che è una richiesta legittima, perché uniformare quelle che sono le cartelle cliniche, le cause di decesso e legarle all'aspetto economico ed industriale e ambientale dei territori è una condizione importante per il nostro Paese, per dire che la salute, a partire dall'acqua per arrivare appunto alle nascite o alle varie specialità, è legato al nostro territorio e alle condizioni di vita che noi portiamo avanti. Quindi anche qua io farei un sollecito e aspetterei e mi attiverei anche per avere una risposta. Naturalmente la mozione così com'è noi la consideriamo inadeguata e comunque è un perorare la causa di Luca Zaia, ma secondo noi il governatore, rispetto all'ospedale di Portoguaro e alla politica sanitaria del portoguarese, con il suo vice Gianluca Forcolin e con i suoi sindaci, ha grandi responsabilità e voteremo contro. Grazie. Grazie consigliera, prego assessore Toffolo. Ecco i motivi per cui Portoguaro sta affondando dal punto di vista, o è affondato dal punto di vista sanitario.
quando si tratta di fare squadra comune di fronte a una situazione difficile, andiamo a vedere queste cose politiche, andiamo a recriminare chi fa più, chi fa meno, chi ha detto, chi non ha detto. Ricordatevi che noi abbiamo sottoscritto sempre le vostre mozioni sulla sanità, sempre, e mi stupisco gravemente, ma molto gravemente, su questa vostra posizione oggi, mi dispiace molto gravemente. No, ho lasciata parlare per cortesia, adesso se le trova, gliele rispondo tutte, dopo lei avrà modo di replicare. Questa è la posizione gravissima dove la politica prevale sul territorio, su argomenti di interesse sociale di cittadini sulla sanità. Io ho percepito l'astio politico e io non sono un politico di professione, ma io ho percepito l'astio politico, una guerra politica su questi argomenti. Non si fa una guerra politica sulla testa dei cittadini, mi dispiace. Noi ce l'abbiamo messa tutta, vi ripeto, tutta, per poter tirar fuori una situazione impelagata, impasticciata, niente di peggio. Il precedente conferenza di sindaci, io ho tutti i verbali delle conferenze di sindaci, era deciso per l'ospedale unico e doveva essere fatto a Calvecchia, a San Donà, era già stata fatta la commissione. Per fortuna in quel marzo 2013-14, non ricordo, Calvecchia si è allagata, perché uno degli aspetti è anche quello di vedere dove si costruisce un ospedale, cosa che non è stata minimamente valutata. Ma io non vado a vedere chi ha detto questo, chi voleva fare questo, non mi interessa come cittadino di Portogruaro, non mi interessa. Io voglio vedere, voglio valutare le motivazioni per cui un ospedale a Portogruaro abbia motivo di essere, perché serve 100.000 persone, 100.000 abitanti. Non credo che fare un ospedale a metà strada, per quanto sia buono, per quanto sia eccellente, non abbia senso, perché di hub ne abbiamo, perché per operare una patologia grave diciamo in elezione bisogna andare in un altro ospedale, bisogna far capire alle persone che gli interventi in elezioni vanno fatti in altri ospedali. Ma questo tipo di atteggiamento mi sconforta, sinceramente mi sconforta. Noi ci abbiamo messo tutta la buona volontà, ripeto, per difendere l'ospedale di Portogruaro e credo che l'abbiamo fatto in un certo modo. Non vogliamo metterci, mi dispiace che quando una cosa va bene uno si mette le spillette o meno, non è un problema di mettersi le spillette. Non siamo alla fine del percorso, perché non lo siamo assolutamente. Ci sono ancora le schede da rivedere a fine anno, però nella DGR del 2015 c'è scritto che ci sono 2 ospedali ed è stato stralciato l'ospedale unico. Per carità, il futuro non lo so come sarà, perché il futuro è nelle mani di Dio, ma abbiamo delle cose scritte, dalle quali non eravamo così nel 2014, vi assicuro che non eravamo così. Per quanto riguarda il problema delle quote sanitarie, concordo che siamo penalizzati, però non penalizza solo Portogruaro, penalizza tutta l'azienda. Ricordiamoci che le quote sanitarie sono per azienda. Sta a noi, sempre in un'ottica comune, di difendere la nostra zona, la nostra città, di far avere poi tra la quota aziendale la parte che spetta a Portogruaro, giustamente. Certamente siamo stati gli ultimi, ma ce lo siamo trovato questa situazione, non l'abbiamo creata noi, l'abbiamo forse proprio per questo tipo di disaccordo, io non lo so perché, però era così. Spero e stiamo lavorando affinché questa quota migliori e penso che sarà così. Per quanto riguarda le quote, invece le impegnative per le case di riposo, no, per l'aiuto agli anziani nel soggiorno, anche questo è oggetto e attenzione di questa amministrazione. Come dicevo nella premessa della mia osservazione,
il Comune non ha azione diretta, non può agire direttamente sulla sanità, non ha potere, ha un potere politico, ha un potere di influenza, di farsi carico ovviamente, ma non può statuire. E quindi anche nelle impegnative abbiamo ovviamente fatto presente più volte, anche con il contributo della minoranza, sicuramente l'abbiamo sempre votata. Mi rammarica questa decisione di voto. Grazie Assessore. Consigliere Zanco, prego. Bene. Ancora una volta abbiamo riscontrato il malanimo di parte della minoranza nei confronti di questa amministrazione, che sta portando avanti la politica del tanto peggio, tanto meglio. Come è stato evidenziato poc'anzi, abbiamo ereditato una situazione disastrosa. Forse qualcuno si dimentica che il nostro ospedale doveva essere ridotto a un mero luogo di pronto intervento per poi distribuire i vari casi negli altri ospedali. Qualcuno si è anche dimenticato che la nostra ASL doveva confluire nell'azienda zero, perciò praticamente dovevamo scomparire come ASL. Cosa è successo? Si doveva, tutta la conferenza dei sindaci avevano votato per l'ospedale unico. Cosa è successo? È successo che c'è stata un'esamina attenta, grazie alla presa di posizione di alcune persone, alcuni consiglieri regionali, in particolar modo del consigliere Barbisan, che hanno evidenziato la situazione reale della situazione sanitaria del territorio, evidenziando che cosa? Che un ospedale hub per vivere ha bisogno di 500.000 abitanti, come minimo un bacino di utenza. Il Sandonatese e il Portogruarese non davano garanzia di questi numeri, anche se mettevano assieme Jesolo e Cavallino. Pertanto creare un ospedale unico, un hub, con un bacino sottodimensionato, si rischiava di creare una situazione a dir poco disastrosa. Teniamo in considerazione che le aziende, in quanto tali, hanno necessità e hanno esigenze di bilancio. Pertanto, ad un'esamina attenta della situazione, il Presidente Luca Zaia ha valutato attentamente e ha visto che fare l'ospedale unico sarebbe stato un errore. E allora che cosa ha fatto? Ha fatto un passo indietro, da persona intelligente, da persona capace, uno dei presidenti di regione più stimato a livello nazionale con un consenso del 70%. Bene. E ha detto, creiamo queste due strutture di due ospedali BIP che danno la garanzia dell'intervento generico. Perché? Perché se c'è la necessità dell'intervento specialistico, mediamente si programma e allora si può andare nei vari ospedali hub, tenendo in considerazione che noi abbiamo nelle vicinanze, nel raggio di 50, 60, 80 km, abbiamo già la presenza di alcuni hub, Treviso, Mestre e altro. E anche qua nel vicino Friuli, insomma Pordenone ne è un esempio. Perciò l'assistenza a livello hub c'è, la presenza a livello hub c'è, mancava l'assistenza ospedaliera sanitaria generica ed ha attivato e riattivato quella rete sanitaria che garantisce e ha garantito per tanti anni che cosa?
la sanità in tutto il territorio del Veneto orientale e pertanto per tutti i 20 comuni. In questo modo qua sono state fatte delle schede provvisorie che adesso devono essere perfezionate. E cosa succede? Succede che la Regione presta anche attenzione nelle varie riunioni dei consigli comunali alle iniziative che i consigli prendono per questo settore. Perciò iniziare o usare questo sistema che certa opposizione usa di astio, tanto peggio e tanto meglio, non credo che paghi e non credo che sia a beneficio del territorio e dell'assistenza sanitaria al territorio. Pertanto io dico questo, io capisco i dettagli espressi dall'opposizione, però dico una cosa, noi dobbiamo guardare l'aspetto concreto, sostanziale delle cose. E quali sono? Quello di dare l'assistenza sanitaria al territorio, principalmente in emergenza. Perché? Perché gli interventi specialistici si possono tranquillamente programmare. È questo che noi dobbiamo tenere in considerazione e per questo il nostro territorio deve prestare la massima attenzione alla salvaguardia dell'ospedale. Che cosa ci mancano? Ci mancano certe specificità. Bene, siamo qua che stiamo facendo un percorso anche di bracci di ferro. San Donà da sempre ha cercato di depredare il portogruarese. Dipende da noi, dalla nostra compattezza, se riusciamo a un certo momento a far fronte alle azioni che stanno svolgendo certi personaggi del sandonatese. Se noi a un certo momento cominciamo a dare troppo credito a queste situazioni qua contrapposte, lo facciamo a danno nostro. Pertanto io suggerisco, ripeto, di prestare bene attenzione al fatto di esprimere certi pareri contrari su certe iniziative, anche se non sono complete, ma su certe iniziative che tendono a portare avanti e a far migliorare, a far incrementare, a dare forza ai nostri sindaci, al nostro sindaco, perché possa andare a fare pressione nei posti e nei luoghi adeguati per portare a casa il maggior risultato, per rafforzare il nostro ospedale come è giusto che sia, perché rafforzandolo garantiamo una maggior assistenza, un maggior servizio sanitario al nostro territorio. Grazie consigliere Zanco. Consigliere Zanutto, prego. Questa sera, intanto buonasera a tutti, scusate. Io questa sera ho sentito dalla consigliera Pizzolito 2 parole chiave: Zaia, Lega, Lega, Zaia. Bene. Se non erro, Zaia è stato da poco dichiarato, se non il migliore governatore delle regioni. E credo che dell'Italia, sì, scusatemi, dell'Italia. E credo che il Veneto si distingua ormai da tempo come il migliore delle sanità. Quindi non è la Lega che governa politicamente, esclusivamente politicamente, ma la Lega e Zaia, dico Lega perché continuava questo binomio a venire fuori, si occupa della sanità dei suoi cittadini e del suo territorio. Allora, è vero, c'è la diatriba con San Donà, ma San Donà pensa al suo territorio. Noi dobbiamo pensare al nostro. Come giustamente ha detto il dottor Toffolo e come giustamente ha ribadito il consigliere Zanco, le guerre finiscono lì se non portano a niente. E questa guerra continua di attacchi alla Lega o comunque al governatore Zaia non aiutano. Ricordo che la lettera che è stata firmata dal nostro sindaco senatore è stata condivisa da tutti i sindaci del territorio. Non hanno guardato al colore della bandiera, hanno guardato all'interesse dei loro cittadini, del loro territorio.
perché questo deve essere. L'attacco politico esclusivamente alla Lega non porta da nessuna parte, perché la Lega ha quegli obiettivi di tutelare la sua salute e se non lo fa nel modo giusto siamo noi cittadini che dobbiamo dirgli guarda che così non va, ma non attaccare, perché bisogna fare l'unione. La salute, è stato qua ribadito più di qualche volta, è un bene comune, non è perché io sono del PD mi trattano meglio, sono della Lega mi trattano peggio, o il contrario, io sono un cittadino che paga le tasse, io sono un cittadino che deve essere tutelato e deve essere curato. Perché pago le tasse? Perché devo avere il servizio. Se è stato fortunatamente mantenuto l'ospedale qua a San Donà, scusatemi, a Portogruaro, è perché c'è la volontà di tutti di mantenere questo presidio. Ricordiamoci che noi siamo zona di confine, di là c'è il Friuli. Ricordatevi che se chiudeva il Portogruaro qui, non andavano a San Donà. Dove andavano? In Friuli. Dove andavano? Allora, mantenere questo presidio è e deve essere una lotta da battere i piedi, non da farci la guerra fra noi. Questa mozione, che fra l'altro, discussa con la vostra interpellanza, cioè mi bocciate la mozione che ha lo stesso fondamento, allora la mozione è un impegno a dire tutti quanti dobbiamo essere uniti, basta attacchi di questo genere, perché se la sanità veneta è la migliore, non penso che Zaia, non dico Lega, Zaia lavori male. Non lo ritengo, perché ricordatevi che non c'è solo Zaia a governare il Veneto, c'è una marea di gente che insieme a lui lavora. Allora combattiamo insieme questa lotta, perché continuare a dire questo non c'è, quello non c'è? In fondo, se vogliamo vedere le schede, il punto nascite qua da noi non era nemmeno previsto, abbiamo combattuto per portarlo qui, è stata portata la chirurgia vascolare, abbiamo combattuto per avere il primario di pediatria, insomma urologia anche, ma cioè, stiamo combattendo, non potete ogni volta un attacco continuo. Se veramente a noi, Lega e tutti insieme della maggioranza, non avessimo avuto un interesse verso la sanità dei cittadini, quando sono partiti in lotta con San Donà saremmo stati tranquillamente seduti, tanto San Donà ha portato via tutto. Io mi farei una domanda: come mai San Donà ha portato via tutto? Io me la farei questa domanda però. Allora, se quando nella conferenza dei sindaci ospedale unico sì, ospedale unico no, ospedale sindaco e poi vai, no, allora no, fin dall'inizio ospedale unico no, l'ospedale di Portogruaro deve restare. Allora basta con questi attacchi politici, perché quando ci sono da fare sono la prima io, ma qui si tratta di tutelare la salute di tutto il comprensorio portogarese. Mettetevi seduti e collaboriamo tutti insieme, perché ricordo per la seconda volta che la lettera è stata condivisa da tutti i sindaci. Non hanno guardato al colore. Grazie consigliera Zanuto. Consigliera Pizzolito, prego. Io volevo solo chiederle, Presidente, di fare in modo che i consiglieri e gli assessori, quando ascoltano gli interventi di tutti, abbiano, come dire, la stessa modalità di rapportarsi, perché io ho sentito sia l'assessore Tofolo sia il consigliere Zanco usare l'espressione astio. Allora, lei mi insegna, lo ha detto. Allora, Presidente, lei è Presidente di tutti. Ecco, allora, respingo sia l'assessore Tofolo sia il consigliere Zanco il termine astio. Io non ho nessun astio, né nei confronti suoi, né nei confronti suoi, e neanche della Lega. Quando parlo in termini politici, mi dice il Presidente, non l'ho fatto sul ghiaccio, ho riportato degli elementi reali e vi ricordo che la prima mozione che è stata presentata qua in Consiglio Comunale, nel Consiglio Comunale che aveva chiesto la minoranza per discutere il tema della sanità, voi l'avete tranquillamente cassata. Allora, Alessandra, se ci dobbiamo voler bene in termini sulla questione sanità, sono d'accordissimo io, però ci dobbiamo voler bene sempre,
quando parliamo di cardiologia, quando parliamo di diabetologia, quando parliamo di punto nascite. Io ribadisco la mia critica. Il consigliere Barbisan certamente si è attivato come i nostri consiglieri Lazzottis a livello regionale per modificare le schede, per portare il loro contributo. Il termine invece è che a distanza di 2 anni e mezzo, quella scelta di chiudere e quindi di riaprire si è rivelata una scelta sbagliata. E non lo dico io, lo dicono i numeri, perché riconquistare la fiducia delle mamme nel tuo ospedale passa attraverso scelte che devono essere ponderate prima. Quando un reparto viene chiuso per 26 mesi è difficilissimo recuperare in termini di fiducia. E questo reparto è ancora senza i suoi primari e se non basta l'ostetricia e ginecologia, anche pediatria è senza il primario. Ho parlato di organico, ho parlato di servizi, ho parlato di responsabilità e ho parlato anche di proposte migliorative tra il funzionamento della conferenza dei sindaci e l'esecutivo. Sono proposte che valgono per la sanità nel territorio. Quindi respingo le vostre, come dire, offese. Se intendavate offendermi, ci siete riusciti. Faccio un'altra considerazione, che quando si usano questi termini non li usate mai nei confronti dei consiglieri maschi, li usate sempre nei confronti dei consiglieri femmine. E anche qua do una lettura che non mi piace. Prego, scusate, questa è una sua interpretazione, consigliere Pizzolito, e io gli ho dato modo di rispondere, giustamente come è giusto che sia. Ricordo che quando siamo stati eletti, mi ricordo che era arrivata l'orda di barbari, allora nei termini bisogna che ci ricordiamo, c'erano degli articoli che riguardavano, e comunque l'astio politico esiste. No, ma ho fatto per fare un esempio, che nella politica. No, ma quale sia? Scusi, lei ha avuto modo di rispondere. Secondo me la parola astio fa parte del vocabolario italiano. Uno lo può usare a livello politico, può dire che lei è astiosa politicamente e lei ha tutto il modo, come ha fatto successivamente, di rispondere. Un'altra cosa sono offese. Le offese sono altri termini, altre parole. Io ho detto anche il consiglio precedente, l'alzata di voce è anche segno di passione politica, non è una vergogna. A me il politicamente corretto mi ha sempre dato grande fastidio, e quindi noi ci rispettiamo anche nel momento in cui a volte ci sentiamo appassionati negli interventi, e c'è tutto il modo di rispondere, Se io sento il ravviso delle offese, state sicuri che sono il primo a intervenire e sospendere il Consiglio Comunale, perché non ho nessuna paura a farlo. Consigliere Terenzi, prego. Grazie Presidente. Rispetto al tema delle mozioni sulla sanità, anch'io devo correggere l'assessore Toffolo, perché in verità l'unica volta che questo Consiglio si è trovato in qualche modo concorde intorno ad un tema legato alla sanità è stato sul tema delle quote pro capite del Veneto orientale, che abbiamo già detto anche nella nostra nota di attualità, e che dicemmo anche allora tutti insieme nella mozione, sono le più basse del territorio del Veneto. E questa condizione, questa situazione è inaccettabile per tanti motivi. Il primo motivo perché si continua a dire e si continua a riconoscere che il Veneto orientale ha una sua specificità, e si continua a dire, si continua a riconoscere che è un bacino contiguo ad un'area turistica fra le più grandi d'Europa, e però le risorse che vengono assegnate a questa azienda sono in proporzione alle più basse che vengono assegnate nella Regione Veneto. Ci siamo trovati d'accordo per una comune lettura, ma se questa comune lettura non c'è,
come è stata nella prima mozione che noi presentammo, fu cassata dal vostro voto e fu sostituita con una mozione del tutto analoga a quella di questa sera, dove i toni erano del tutto, come dire, concilianti, collaborativi e dove i temi, le criticità non emergevano. Ma vedete, noi, a parte il fatto che noi vogliamo distinguerci nel confronto politico confrontandoci sui contenuti, continueremo a farlo e lo abbiamo fatto fino adesso, ecco, ma da questo punto di vista voglio dire la questione della sanità del Veneto orientale deve essere affrontata per quello che è, per poi cercare dei punti di avanzamento, per poi cercare delle situazioni migliorative per il nostro territorio, anche da un punto di vista organizzativo. E quando dico territorio, guardate signori, che mi riferisco al Veneto orientale, perché d'ora in avanti e sempre di più noi quando parleremo di servizi alla persona, ma quando parleremo anche di servizi di area vasta, non potremo che parlare di Veneto orientale. Ve lo dico perché è il futuro questo. E se vogliamo parlare parole che abbiano, se vogliamo dire parole che abbiano un senso e che si proiettino e si realizzino nel futuro, bisogna che cominciamo anche a raccogliere alcuni contenuti, alcuni concetti importanti e fondamentali. Quindi, Assessore Toffolo, a noi dispiace non poter condividere la lettura che fate voi con questa mozione, ma tant'è, e d'altra parte il confronto politico è questo, e non certo per astio, ma per diversa valutazione. Perché si parla di un ospedale di Portogruaro che è stato riattivato, questo è un termine che fa confusione anche nella comunità. In realtà l'ospedale di Portogruaro, grazie a Dio, c'è sempre stato da questo punto di vista. Poi quando si dice che risponde ai bisogni insieme agli altri ospedali, anche qui bisognerebbe fare una valutazione, ma non una valutazione che tende a limitare o a depotenziare ciò che funziona, ci mancherebbe, ma fare evidenziare ciò che manca. E non in termini rivendicativi, ma rispetto ai bisogni socialmente rilevanti che ci sono nella nostra comunità. Quindi nessun astio, ma una valutazione fatta su dati, fatta su virgolette, comportamenti anche di governo ed amministrativi, fatti anche su quello che noi percepiamo parlando con i cittadini, fatti anche per il fatto che noi usufruiamo dei servizi sanitari. Ed è anche vero, e io lo dico, che nel Veneto orientale come nel Veneto nel suo complesso ci sono servizi di buon livello, ma ci sono anche problematiche e carenze. E allora, tenendo fede e rinforzando ciò che di buono c'è, noi abbiamo anche il dovere morale e politico di rappresentare a chi di dovere le cose che non vanno. E dico proprio, collega Zanutto, che noi ci poniamo nell'atteggiamento di dire a chi governa la sanità da decenni: guarda che così non va. Lei l'ha detto prima, i cittadini possono dire: guarda che così non va. Questo gruppo consigliare dice a chi ha governato la sanità per decenni, e l'assessore alla sanità negli ultimi anni è stato in mano alla Lega Nord: guarda che così non va. E non lo diciamo per astio personale o perché abbiamo delle valutazioni politiche preconcette nei confronti della Lega, no, motiviamo il perché diciamo che così non va. Primo l'abbiamo detto sulle quote, mi dispiace, è passato più di un anno e sulle quote la Regione non ha detto nulla. Ha approvato queste quote pro capite che sono le più basse del territorio regionale, noi abbiamo fatto la mozione, non so cosa abbia poi provocato la nostra mozione, ma di fatto la questione non è mutata neanche di un centimetro, così come non è mutato il numero delle impegnative per i servizi assistenziali, sociosanitari di primo livello, le impegnative per le case di riposo, tanto per farmi intendere dai cittadini. Questo è il primo elemento. E naturalmente questa è una scelta politica, di politica sanitaria, giustamente non attiene al comune e attiene a chi? Attiene a chi governa questa regione. E quindi allora noi diciamo a chi governa la regione: così non va.
Sulla questione dell'ospedale, della rete ospedaliera, a parte il fatto che, dico al collega Zanco, che nella rete dei servizi ospedalieri non ci sono solo ospedali hub, no, ci sono ospedali hub, cioè che sono ospedali di terzo livello, che intervengono in modo adeguato, specialistico su determinate patologie, l'alta chirurgia o la specializzazione elevata, che richiede un impegno notevole di competenze, di attrezzature ed altro, ma ci sono anche gli ospedali di secondo livello. E io credo che Portogruaro non possa ambire ad avere un ospedale hub, no, è vero, però possa ambire ad avere un ospedale, un buon ospedale di secondo livello. Il Veneto orientale deve ambirlo. E io mi domando, questi plessi ospedalieri di San Donato e di Portogruaro rispondono davvero a questo bisogno di secondo livello dei cittadini in modo così articolato e territorialmente differenziato, così come le schede ospedaliere hanno in qualche modo ridefinito? Perché guardate, io senza astio politico faccio solo alcune considerazioni di natura organizzativa. Allora, io dico, siccome sono nato a Portogruaro e ho visto e ho 56 anni, e da quando ho l'età della ragione in qualche modo osservo, vedo, utilizzo, sono andato in ospedale più volte anche per questioni piuttosto rilevanti, ma dico, a me par di poter dire che il plesso ospedaliero di Portogruaro, probabilmente anche quello di San Donato, questo lo conosco un po' meno, ma il plesso ospedaliero di Portogruaro ha avuto un lento depotenziamento, una lenta riduzione, ma netta, di servizi e di posti letto. Mi si dirà, ma cambia l'ospedale e cambiano i servizi, bene, prendiamo atto, ma neurologia non c'è più, psichiatria non c'è più, cardiologia non c'è più ed è divisa su 3 plessi a seconda dei livelli di gravità, ostetricia e ginecologia, ha detto prima la collega Pizzolito e non mi dilungo, allora può funzionare questo modello prefigurato dalle schede ospedaliere, dove alcune specialità sono un po' a Portogruaro e un po' a San Donato e altre specialità sono a San Donato? Può funzionare un modello così? È una domanda che dobbiamo farci noi cari colleghi consiglieri, altro che la lungimiranza del governatore Zaia. Dobbiamo farci questa domanda, può funzionare così? Probabilmente no, nel futuro non funzionerà così, non funzionerà così. E quindi dobbiamo porci in una prospettiva anche di visione futura, perché altrimenti anche il nostro parlare sui servizi sanitari sarà un parlare piuttosto inconcludente. Bene, questo quindi che cosa sta a significare? Sta a significare che le schede ospedaliere devono essere riviste, devono essere profondamente riviste e bisogna in qualche modo che la Regione Veneto e nel Veneto orientale si attivi un ragionamento articolato, è un ragionamento che metta insieme da una parte i bisogni della comunità e dall'altra le caratteristiche di livelli ospedalieri che stanno mutando nella tipologia e anche nelle modalità di intervenire e di intervento. E la soluzione non potrà essere la soluzione che era stata prefigurata e giustamente fermata. Si fa l'ospedale unico a San Donato, è già, con ospedali hub lì presenti e altri tipi di ospedali, mi riferisco a Treviso, mi riferisco a Mestre, mi riferisco insomma ad un servizio che è già come dire, fornito di una corona di strutture ospedaliere di alto livello. Però dobbiamo favorire e promuovere un ragionamento attento ed acuto su questo tema qui. Non possiamo continuare a dire abbiamo rianimato l'ospedale e meno male che c'era l'uomo del fare, perché così non è, e lo sapete anche voi che così non è. Poi c'è l'altro tema fondamentale, lo diceva la collega Vittoria, i servizi territoriali.
Guardate, i servizi territoriali non sono meno importanti dei servizi territoriali, dei servizi ospedalieri, non sono meno importanti, anzi, per molte categorie di cittadini bisognosi, afflitti da cronicità, sono più importanti dell'ospedale. Perché questi cittadini devono trovare dei servizi ogni giorno, che siano servizi che garantiscono la continuità assistenziale, che siano servizi che diano risposte adeguate ai bisogni, che sono bisogni anche complessi ed articolati, e su questo ci sono delle cose che vanno bene, alcune anche molto bene, ma ci sono ancora aree di intervento dove ci sono delle carenze, e noi questo lo dobbiamo dire, ma non perché abbiamo astio politico o perché non manifestiamo compattezza con i colleghi del centrodestra, ma perché dobbiamo partire dai fatti concreti, dobbiamo partire dalla vita nostra e dalla vita dei cittadini, e quindi noi ci sentiamo di dover dire questa cosa qui. Allora, i servizi di medicina generale devono partire in modo più articolato, i servizi, parlo aggregati di medicina generale, devono partire con un passo ulteriore, un passo spedito. C'è bisogno di una medicina, di una cura primaria diffusa sul territorio. E poi le strutture intermedie, mi riferisco all'RSA, agli ospedali di comunità e all'hospice, perché anche sull'hospice mi si dice da una parte che è un servizio necessario ed importante, e dall'altro mi si dice ma potrebbe essere anche utilizzato al meglio. Allora io, che sono qui, che sono un cittadino e che magari, chissà mai, dovrò utilizzare in via diretta o in indiretta questo servizio, mi chiedo e mi domando, ma perché non è utilizzato al meglio questo servizio? Ecco, noi dobbiamo avere questo spirito, noi dobbiamo avere questa capacità, questa attitudine di lettura dei bisogni del nostro territorio e anche di rapporto fra quello che c'è, che va bene, che è buono e che deve essere potenziato, e quello che non c'è. E quando dobbiamo dire al governatore Zaia che le cose non vanno, dobbiamo dirle, le cose non vanno. Perché su ostetricia e ginecologia è stata fatta passare l'idea che il governatore Zaia è venuto a inaugurare un nuovo servizio, quando in realtà questo servizio è stato chiuso per 2 anni e che adesso sta patendo tutta la difficoltà per una ripresa che noi auguriamo ci sia, ma che è ancora sostanzialmente da venire. Ecco perché, amici di centrodestra, noi questa mozione non siamo in grado di votarla. Non siamo in grado di votarla perché parte da una lettura della situazione radicalmente diversa, perché noi non ci sentiamo di sottoscrivere l'apprezzamento verso la politica regionale, assolutamente, non ci sentiamo di poterla sottoscrivere, e la nostra posizione è stata questa, è questa e sarà questa, cioè una posizione che si fonda su dei dati oggettivi, che lavorerà per alimentare, per rafforzare ciò che di bene e di buono c'è nella nostra comunità, ma continuerà a dire con chiarezza che se mancano dei servizi o se le cose non vanno, ecco, bisogna che chi ha competenza e chi ha dei compiti da questo punto di vista provveda, a cominciare, torno a dire, dalle risorse, perché i servizi non possono essere adeguati se le risorse sono insufficienti rispetto ai bisogni socialmente rilevanti, rispetto alle specificità di un territorio. Allora se questa mozione, termino, ho finito, rinuncio dopo al secondo intervento. Rinuncio al secondo intervento, visto che lei è così preciso sui tempi, rinuncio al secondo intervento, tanto ho già detto le cose che dovevo dire. Allora, se questa mozione cambia radicalmente nella lettura e soprattutto anche nel rapporto con il programmatore regionale, noi siamo nelle condizioni anche di valutarla e, se è il caso, di votarla. È certo che se questo resta il testo, noi la voteremo convintamente contro. Grazie consigliere Terenzi. A me preme anche, per cortesia, indicare un ragionamento. Siccome oltre alla mozione giustamente abbiamo accorpato e unito anche la domanda di attualità,
nulla osta che, visti gli interventi fatti da tutti i consiglieri, nulla osta che si potesse anche decidere, io qua lo metto all'ordine del Consiglio, di ritirare la mozione e di ragionare su un ordine del giorno, su una mozione concordata da tutti. Questo perché è subentrata anche la risposta del dottor Toffolo e quindi... però permettetemi un minuto, perché sa, io poi per fortuna ho la memoria abbastanza lunga. Imbarazzanti, questo è il volantino che è andato su tutte le case, imbarazzanti, incapaci, incompetenti, non sono termini inferiori all'astio politico, se mi permettete, e questo sì li avete scritti voi. Quindi quando ci chiede il rispetto e la correttezza, oppure si tace e si fa politica, come un giorno, mi ricordo benissimo, il consigliere Zanini mi disse a fronte di un determinato episodio sulle case di Sumaghesi, se si ricorda. Quindi chiudo qua, però quando si fanno le richieste bisogna ricordarsi di come ci si comporta. Consigliere Terenzi, mi rivolgo anche a lei, che prima mi ha detto che noi non scriviamo, voi avete scritto imbarazzanti, incapaci, incompetenti ad un'amministrazione che sta governando. E quindi se ritenete questi termini inferiori, fate voi. Adesso chiudo la questione e consigliere Zanco, prego. Non volevo fare un secondo intervento, però la consigliera Pizzolitto ha urtato la mia sensibilità. Bene, e prima di tutto io dirmi che io ho un rapporto atipico nei confronti delle donne o del sesso femminile, mi dispiace, lei si sbaglia, perché io ho il massimo rispetto e una venerazione per la donna per quello che è e per il contesto in cui è inserita di per sé stessa. Ecco, pertanto, mi scusi tanto, ma quello che lei ha detto prima non è accoglibile. In merito all'astio, lei lo ha dimostrato, sa, davanti a tutti. E io mi sono permesso di evidenziarlo perché lei lo ha dimostrato nel suo modo di parlare. Per quanto riguarda il fatto di trovare collaborazione e roba del genere, io fin dall'inizio, nei primi miei discorsi, mi ricordo che ho sempre cercato e ho sempre detto: guardate che siamo tutti consiglieri, non c'è uno più bravo, l'altro meno bravo, oppure non c'è uno migliore e l'altro inferiore, siamo tutti importanti in ugual misura. Ecco, qualcuno mi ha detto però, sai, l'opposizione ha il suo ruolo di opposizione, a prescindere anche. Ecco, io ho notato questo negli ultimi consigli comunali, consigliere Terenzi, che voi fate opposizione a prescindere. E voglio evidenziare la bocciatura che lei ha espresso sugli emendamenti per LTA, mi spiego? Emendamenti che non andavano a creare difficoltà per il prosieguo del percorso e dell'iter della fusione, ma andavano a rafforzare le posizioni che erano accennate, erano scritte negli atti di fusione. Volevamo che fossero specificatamente evidenziate. Perché? A tutela dei comuni veneti. Ecco, voi avete detto, voi avete cassato questi emendamenti, che non erano contrari, non erano in contrapposizione. E così pure anche in altre circostanze. Ecco. Nessuno di noi ha detto che il percorso in merito alla sanità è terminato e che quello che abbiamo è quello che è, punto, è finita lì. Non è vero. Perché? Perché noi ci auguriamo che prossimamente, a breve,
ci sia la revisione di queste schede e di queste schede sanitarie, perché migliorative per noi. Il punto nascita è partito da zero, perché dopo 2 anni, come avete evidenziato voi altri, era chiuso, dopo 2 anni non aveva indicazioni, aveva indicazioni zero, e non si poteva andare a prendere le indicazioni degli anni prima quando era aperto. Perché? Perché non erano attendibili. Allora, io dico questo, abbiamo fatto un percorso, cosa abbiamo ottenuto? Tanto, poco, non lo so. Stiamo facendo un percorso, dobbiamo fare una strada, dobbiamo raggiungere delle mete, degli obiettivi. Li abbiamo raggiunti? Forse ancora no, però stiamo facendo questo percorso. Questo che voi non capite, cioè andare a dire continuamente non va bene, non va bene, cioè è come quella persona incontentabile che non si accontenta mai. Noi non ci accontentiamo dei traguardi o dei risultati ottenuti, perché noi sappiamo che abbiamo necessità di avere altri risultati, altri traguardi da raggiungere, però il fatto di sempre dire non va bene questo, cioè sempre niet, capite? Cioè, cosa vuol dire? Alla fine si passa per quelli che a quelli che non va bene niente, puoi anche presentargli l'oro in mano, non va bene. Allora io dico, bene, voi decidete pure, fate pure quello che ritenete opportuno, mi spiego, però non venite a un certo momento a incolparci, e come avete scritto nei vari volantini, anche nei manifestoni, avete messo fuori anche dei manifestoni, avete fatto i volantini sull'acqua, capito? Ecco, dove ci avete dato degli epiteti a dir poco quanto mai discutibili, a dir poco offensivi. Ecco, e noi abbiamo solo che manifestato quello che voi ci avete dimostrato. Ecco, tutto qua. Pertanto io vorrei ribadire questo. Ecco, non venite a darci ruoli che non abbiamo, perché noi, almeno io, abbiamo sempre cercato la collaborazione e il dialogo con tutti quanti voi. Grazie. Grazie consigliere Zanco. Consigliere Zanutto, prego. No, giusto per ribadire un concetto. Allora, il sindaco è il sindaco di tutti e di tutti i cittadini, ed è giusto che combatta per i suoi cittadini. Teresa, il sindaco senatore, l'ha fatto, ha sempre combattuto, sempre puntato i piedi, da quando si è insediata e soprattutto in conferenza dei sindaci. Questo perché, se non ricordo male, ma non per non tornare al passato, per l'amore di Dio, ma giusto per ricordare che qualcuno è sceso a fianco dei sandonatesi per raccogliere le firme contro la chiusura dell'ospedale di Portogruaro. Non era il sindaco Teresa, senatore, no. E in conferenza dei sindaci nel 2013-2011 non c'era il nostro sindaco, ma c'era qualcun altro che non ha mai puntato i piedi per l'ospedale di Portogruaro. Mai puntato i piedi, anzi. E un'altra cosa, in Commissione Sanità, il PD, quello che voi rappresentate, si è astenuto nella votazione delle schede. E un partito che tutela e che vuole il bene della sanità non si astiene, perché astenere è come dire, non è che mi interessi molto. Quindi, se quello che abbiamo portato a casa non è sufficiente, sono d'accordo con voi, se quello che abbiamo portato a casa non è ottimo, siamo d'accordo con voi, ma non è che offendendo altre cose si portano a casa, bisogna lavorare, parlare, e discutere e puntare i piedi, e se c'è da andare contro i sandonatesi, sono io la prima che ci vado contro, non mi interessa il colore della bandiera, io guardo il mio territorio, a me non mi interessa se il signor Sensini è della Lega Nord, io dico al signor Sensini, pensa al tuo territorio perché al mio territorio ci penso io. Questo è quello che dobbiamo fare, ribadisco. Ebbene, qualcuno negli anni scorsi non l'ha fatto. Scusate.
Grazie consigliere Zanin. Grazie Presidente. Probabilmente la consigliera Zanuto ha visto un altro film negli ultimi anni, perché se qualcuno ha difeso l'ospedale di Portogruaro è questa attuale minoranza, non certo l'attuale maggioranza. Vi ricordo solo 2 iniziative, il Presidente Mascarini si ricorderà bene, un consiglio comunale all'aperto qua in piazza, molto partecipato sul tema, una manifestazione davanti all'ospedale di Portogruaro, c'era anche la minoranza perché era organizzato dal consiglio comunale, quindi la Lega probabilmente non c'era, non mi ricordo di averla vista, forse era nascosta da qualche parte, non lo so, forse non era neanche in consiglio, questo non mi ricordo esattamente. Comunque probabilmente, cara consigliera Zanuto, questa mozione qua, leggendola tra le righe, è solo una difesa di qualcuno contro qualcun altro. Siccome il problema è interno alla Lega di questa mozione, è giusto che la Lega si risolva in casa certi problemi in Regione, che non vada a scaricare responsabilità su chi fino ad oggi si è sempre battuto per determinate questioni territoriali. Grazie. Grazie consigliere Zanin. Signor Sindaco, prego. Io ritengo che questa sera si sia espresso da parte di tutti i consiglieri la necessità di supportare le esigenze della salute del nostro territorio e il sostegno al nostro ospedale, secondo varie posizioni politiche, secondo vari atteggiamenti, però mi sembra si capisce chiaramente la volontà di sostenere tutti insieme la realtà del nostro nosocomio. C'è anche un altro fatto molto positivo, secondo me, che si sta palesando, il fatto che tutti i sindaci del portoguarese congiuntamente stiano ragionando per valutare la situazione dell'ospedale. Lei, consigliere Zanin, diceva che all'interno della mozione si rilevano delle difese di parte. Mi creda, io l'ho letta molto bene, probabilmente si evince questo, qualcuno potrebbe vincere, ma non è assolutamente questo il senso della mozione. La mozione intende solo dare un ulteriore supporto all'attività che sta facendo il sindaco di Portogruaro unitamente all'assessore alla sanità, perché continui l'opera all'interno di conferenze di sindaci in tutte le sedi istituzionali affinché il nostro ospedale continui a migliorare e continui a crescere. Bisogna anche sottolineare, permetta, riesco a parlare, che dice? Bene, allora c'è un altro ragionamento secondo me molto importante da fare che forse non è stato sufficientemente evidenziato nel corso della serata. In maniera molto chiara si è parlato dei 2 presidi di San Donà e di Portogruaro. Ovviamente è stato detto, e giustamente, che ci sono altre realtà ospedaliere, quelle di Jesolo, quello anche della Rizzola, unitamente a tutta una rete di attività privata. Però i 2 ospedali che abbiamo il dovere di tenere in considerazione sono quello di San Donà e quello di Portogruaro. I cittadini di San Donà non sono inferiori a quelli di Portogruaro, i cittadini di Portogruaro non sono inferiori a quelli di San Donà. Quindi è un dovere, lei giustamente diceva, consigliere Terenzi, dobbiamo parlare del mandamento di Portogruaro. E in questi termini, secondo me, si articolava la mozione. Mi sento comunque di dire, vista la volontà espressa dall'intero Consiglio Comunale, che si potrebbe tentare, se siete d'accordo ovviamente, poi il Presidente veda lei magari come articolare la proposta, tentare di presentare un documento che faccia però, che tenga conto però delle responsabilità. Qui si è parlato di responsabilità politiche che hanno un loro ambito d'azione, ma ci sono anche responsabilità amministrative che non attengono né al Presidente Zaia e non attengono neanche al Consiglio regionale e men che meno al Sindaco di Portogruaro. Ci sono delle azioni amministrative che danno indicazioni di gestione, comunque
vanno verso la parte gestionale. Io ritengo, ripeto, che sarebbe una bellissima azione da parte del Consiglio Comunale di Portogruaro, visto la volontà, mi sembra espressa a più e più voci, di produrre un documento che non sia offensivo politicamente né per una parte né per l'altra, e secondo me questo è proprio assolutamente nell'ordine del rispetto reciproco, perché poi le appartenenze politiche di partito è giusto che ci siano, ognuno deve, giustamente perché ci crede, continuare a portarle avanti. Dobbiamo comunque pensare alle opportunità che il territorio deve offrire ai suoi cittadini, garantendo la qualità di vita legata alla salute. Prima si parlava giustamente anche di ambiti collaterali. Invito quindi tutti i consiglieri comunali, nel caso il Presidente ritenga, vedete un po' come decidete di muovere, di provare a ragionare insieme, fare un ulteriore sforzo affinché da questa sala esca un documento rivolto ai cittadini che esprima la volontà comune di essere a supporto. Io personalmente ritengo questa mozione degna di essere letta con l'occhio giusto, perché non aveva nessun secondo fine politico, ma voleva solo continuare a supportare l'azione del sindaco, che sta andando proprio nella direzione di tenere nella giusta considerazione sia il presidio di Sissandonà sia il presidio di Portogruaro, e il sindaco di Portogruaro non ha mai voluto scendere in conflitti di bassa lega e su pettegolezzi legati anche alla situazione politica di alcune zone del mandamento di Portogruaro. Abbiamo preferito continuare a ragionare solo unicamente sulla salute dei cittadini e sull'importanza di garantirla, quindi mai ci siamo sognati di andare contro il presidio di San Donà, anzi in qualsiasi ragionamento abbiamo parlato di entrambi gli ospedali. Ripeto, l'invito è quello di fare un tentativo di uscire con un documento condiviso. Grazie, prima di dare la parola alla consigliera Manzato, io proporrei questo: invece di sospendere 10, 15, 20 minuti stasera, siccome nel mese di ottobre sicuramente ci sarà un altro consiglio comunale, se c'è l'intento e c'è l'intenzione come auspicata dal sindaco, eventualmente si ritirano, la domanda ha già avuto risposta, si ritira la mozione per formularla eventualmente per il prossimo consiglio comunale condivisa. Quindi questa è un po' la proposta che io faccio. Do la parola però alla consigliera Manzato che l'aveva chiesta. Prego. Sì, grazie. Ho ascoltato l'intervento della consigliera Zanuto, anzi i due interventi. Ho ascoltato l'intervento della signora Sindaco, sono un po' confusa, devo essere sincera, perché in entrambi gli interventi della consigliera Zanuto dice: se dobbiamo andare contro i sandonatesi, sono la prima ad andare contro il sandonatese. Questo è il secondo intervento. Il primo intervento dice: ognuno deve coltivare il proprio orticello, Sandonà è Sandonà, Portogruaro è Portogruaro. Sono un po' confusa perché le parole della signora Sindaco adesso sono esattamente il contrario. Per cui, tra l'altro, la mozione dice: apprezziamo ancora una volta, no, si evidenzia l'attuale sistema a due poli soddisfa le esigenze dei milioni di turisti che frequentano le nostre spiagge, dando loro la tranquillità della vacanza sicura, affinché continuino a sostenere il mantenimento degli attuali poli ospedalieri, anche salvaguardando le rispettive eccellenze esistenti. Probabilmente la mia domanda, scusatemi se io non sono riuscita a cogliere, vedo che adesso interverrà anche, ma scusatemi se io non sono riuscita a cogliere il senso di questa mozione, ma dagli interventi probabilmente mi è sfuggito qualcosa. Grazie. Grazie consigliera. Prego consigliera Zanuto se vuoi rispondere, poi c'è il consigliere Barro. Sì, scusa Giorgio, scusami, non ho visto. Allora ribadisco che il mio concetto di andare contro il San Donà non era un riferimento ad andare
come diceva il sindaco, contro un ospedale, era per dire che loro volevano, cioè combattono per portare via altre cose che noi dobbiamo invece combattere per tornare nel nostro territorio. Non era un contro in senso di guerra, era per dire io lotto per riuscire ad avere il mio, tutto qui, scusami se ho interpretato male, scusami. Consigliere Barro, prego. Buonasera a tutti. Allora, premetto innanzitutto che trovo la proposta del Presidente un'ottima proposta, perché non è il primo consiglio in cui si parla di sanità, in cui si parla di ospedale, e l'unica cosa che mi viene in mente in tutta questa serata è di dire ci sono riusciti davanti a un problema così importante come quello della sanità a mettere consiglieri di maggioranza, minoranza, uno contro l'altro, sindaci o assessori di un paese contro l'altro, e a me sorge una domanda. Io personalmente non ero molto favorevole all'impostazione di questo tipo di mozione, perché il problema fondamentale è chi deve decidere, deve assumersi le decisioni. Nel senso, l'ospedale unico, ne abbiamo parlato in piazza, davanti all'ospedale, eccetera, prima andava, poi non andava. La domanda è utile o non è utile? Se qualcuno ritiene che è utile, deve avere il coraggio di farlo e non demandare ai sindaci la decisione di farlo, perché è chiaro che il sindaco di Portogruaro non potrà dire ah no, per favore fatelo a San Donà, e quello di San Donà dirà no, fatelo a Portogruaro, ma no, facciamolo a Sastino. Chi deve decidere se è un bene per la comunità, se attraverso un ospedale unico si risparmia, si ottimizzano i servizi, si salvaguarda il territorio, deve avere anche il coraggio di deciderlo. Allora questo ritornare sempre su questo tema mi fa un po' di rammarico, perché sembra veramente che ci stiamo dicendo no, colpa tua, colpa sua, colpa mia, ma non è così, perché su un tema così grande penso che sia abbastanza faticoso prendere le decisioni, e soprattutto i consiglieri, soprattutto i sindaci che devono tutelare un territorio. E quindi l'invito mio è di ritirare la mozione e farla più condivisa possibile, accogliendo l'invito del Presidente, perché su questo argomento qua, penso nei tutti i consigli precedenti, da quando ero ritornato in Consiglio Comunale, siamo sempre usciti all'unanimità, maggioranza e minoranza, eccetto una volta che ero in ospedale, quindi non ho potuto partecipare, visto che si parlava di ospedali, e purtroppo chi ha provato i vari ospedali sa benissimo quanto importante sia una sanità adeguata. Quindi l'invito mio è di ritirare questa mozione. Scusate, ho parlato anche a nome del mio gruppo. Grazie consigliere Barro. Quindi io chiedo adesso ai promotori, che poi siamo noi, consigliere Terenzi, prego. Perché ci sono stati interventi nel frattempo, allora per dire che con energia e con vigore noi abbiamo evidenziato le cose che per noi erano politicamente inaccettabili di questa mozione. Se questa mozione viene ritirata è chiaro che facciamo parte di un percorso, approviamo questa proposta, se viene ritirata la mozione, approviamo questo percorso e questa proposta per addivenire il più possibile ad una comune lettura della situazione sanitaria e sociosanitaria della nostra comunità e per esprimere anche una unità di intenti che possa in qualche modo proiettare il nostro territorio e i nostri servizi nel futuro e nel futuro del Veneto orientale. Per cui è evidente che noi accetteremmo questa ipotesi di A, ritiro della mozione, B, attivazione di un percorso per arrivare ad una mozione condivisa nel prossimo Consiglio. Grazie consigliere Terenzi. Consigliere Zanco vuol dire qualcosa o poniamo in votazione? Allora, prendo atto della volontà generale dei presenti e
sinceramente io ho un atto importante che riguarda un argomento così fondamentale, io lo vedo solamente che è all'unanimità e pertanto se c'è la volontà, non ci sono i cappelli da parte di uno o dell'altro, ma se c'è una volontà generale di raggiungere un obiettivo condiviso con tutti quanti, io sono disponibile al ritiro di questa mozione, penso anche la maggioranza. Ecco, però che poi a un certo momento sia veramente la volontà da parte di tutti di addivenire ad una mozione, ad un atto condiviso con tutti quanti per poter conseguire quei risultati e dimostrare negli ambienti appropriati la compattezza e l'uniformità e l'insieme di tutto il Consiglio Comunale. Grazie consigliere Zacco, consigliera per dichiarazione. Sì, anche a nome del mio gruppo ribadisco la volontà di condividere una mozione per raccogliere i punti fondamentali di accordo con tutta la maggioranza e tutto il Consiglio Comunale. Grazie, quindi io pongo in votazione. Consigliere Fagotto, prego. Grazie Presidente. No, volevo fare solo un excursus perché questa sera abbiamo dibattuto un'ora e mezza, non so quanto, sulla sanità e che non è la prima volta, non so quante volte abbiamo discusso ormai certamente su questa cosa, però alla fine di tutto quanto il discorso credo che il concetto migliore lo ha riassunto il consigliere Barro e l'assessore Tofolo, perché comunque su un argomento del genere non si può andare sempre contro, non si può sempre e comunque, e abbiamo fatto diverse votazioni su mozioni sulla sanità, voler mettere il cappello e anche fare a meno di ricordarsi della storia, perché la storia, come ad esempio il registro tumori, se siamo ancora qui a parlarne perché precedentemente non si è fatto tutto il possibile. Comunque siamo disponibili a avere un documento il più compatto e che dia un'ulteriore forza, ma l'abbiamo sempre detto, al sindaco da tutto questo Consiglio, quindi magari in maniera univoca. Grazie. Grazie consigliere Fagotto, quindi io pongo in votazione il ritiro della mozione. Chi è favorevole all'unanimità, la mozione è ritirata per, ripeto, lavorarci su assieme e riproporla al prossimo Consiglio Comunale. Veniamo ora al 13° punto. No, non ha partecipato al voto. Veniamo al 13° punto, proposta di mozione sul referendum per l'autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017. Su richiesta, su richiesta del gruppo della Lega Nord, la leggo io a nome di tutto il Consiglio Comunale perché è ritenuta una mozione, almeno dalla maggioranza, una mozione istituzionale che impegna il sindaco non a voto sì o no, ovviamente questo intendevo, ma ad attivarsi per promuovere nella cittadinanza il referendum del 22 ottobre. Quindi ne do lettura. Il referendum per l'autonomia del Veneto del 22 ottobre. La leggo io perché la maggioranza ha ritenuto che sia una mozione istituzionale. Istituzionale intendo dire non è per il sì o per il no, non è una mozione politica, è una mozione che chiede e che impegna il sindaco ad attivarsi per promuovere il referendum nel territorio. Questa mozione l'hanno approvata una marea di comuni del Veneto e mi hanno chiesto, la maggioranza mi ha chiesto per cortesia, proprio per dargli una valenza istituzionale, poi si apre comunque il dibattito e io la leggo. Certo, prego. No, questa sua posizione, signor Presidente, è sorprendente perché in realtà tutto il dispositivo della delibera è puramente un dispositivo politico. Mi spiace dirglielo, ma anche per i profili che ineriscono
a ciò che ha mosso questo referendum e al significato che ha il referendum medesimo. Quindi noi come gruppo di opposizione, ovviamente lei è Presidente, ti sentiamo, e in realtà questa è una mozione che è stata proposta da una parte di politica di questo Consiglio ed è giusto che resti tale. Dopo, se viene approvata verrà approvata, se invece non verrà approvata... Siccome, se lei si ricorda, perché sa, queste cose qua bisogna dirsele, ne abbiamo parlato in sede di capigruppo, no, mi scusi, mi lasci finire perché questa è una spiegazione che il pubblico è giusto che sappia. In sede di capigruppo era stato deciso che era una mozione istituzionale, l'abbiamo detto, ce lo siamo detti, è per promuovere il referendum e non per sì o per il no. Se a voi non sta bene, io riconsegno al gruppo della Lega il documento e mi si dice che si apre un dibattito politico. La mia intenzione non era legata all'apertura di un dibattito politico, pensavo, per quanto ci siamo detti in capigruppo, mi scusi, che passasse il fatto che era semplicemente un impegno amministrativo, perché la promozione del referendum è un obbligo amministrativo, perché è così, e quindi prego. Allora, al Sindaco Maria Teresa Senatore, al Presidente del Consiglio Comunale Gastone Mascarin, ai signori consiglieri e ai signori assessori. Oggetto: referendum per l'autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017. Premesso che gli ultimi governi nazionali hanno consolidato il potere centrale, impedendo la realizzazione di ogni intervento a favore delle autonomie locali e richiedendo alle stesse un continuo e rilevante contributo in termini di risanamento dei conti pubblici statali. Rispetto a dicembre 2011 il debito pubblico centrale è aumentato del 22%, mentre per le amministrazioni locali, regioni, province e comuni, è diminuito del 22%. Nonostante la maggioranza degli enti locali abbiano dimostrato competenza e oculatezza nella gestione dei fondi pubblici, le risorse continuano ad essere trattenute dall'amministrazione statale anziché essere distribuite sul territorio. L'attribuzione di maggior competenze alle amministrazioni regionali, prevista dal titolo V della Costituzione, così come modificato nel 2001, non ha mai visto reale applicazione. La perdurante assenza di risposte concrete da parte dello Stato alle esigenze dell'autonomia regionale impone iniziative in tal senso da parte dei governi locali. Visto che lo Statuto regionale approvato con legge regionale statutaria 17 aprile 2012 numero 1 ed in particolare l'articolo 3,3 dispone che la Regione persegue l'estensione in senso federale delle competenze legislative, regolamentari, amministrative e finanziarie nelle forme previste dalla Costituzione e nel rispetto del principio di leale collaborazione. E l'articolo 58 che, con riferimento all'ordinamento e all'attribuzione delle strutture degli uffici regionali della Giunta del Consiglio, prevede che la relativa disciplina si ispira a criteri di flessibilità, coordinamento e programmazione dell'azione amministrativa della Regione. Con legge regionale del Veneto numero 15/2014, il Presidente della Regione Veneto è stato autorizzato ad indire un referendum consultivo per conoscere la volontà degli elettori del Veneto circa l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia al proprio ente territoriale. A seguito dell'impugnazione del Governo centrale della predetta legge regionale, la Corte Costituzionale, con sentenza numero 118/2015, ha dichiarato la legittimità del referendum rispetto al quesito «Vuoi che la Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia?» Il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, in data 24 aprile 2017, ha emanato il decreto di convocazione alle urne, fissando la data della consultazione referendaria per il 22 ottobre 2017, come pubblicato nel BUR numero 52 del 26 maggio 2017. Considerato che il Veneto ogni anno è sempre ai vertici della classifica delle regioni con il maggior residuo fiscale,
Nel solo 2015 la Regione Veneto ha trasferito 71 miliardi e 843 milioni di euro allo Stato centrale, ricevendo appena 56 miliardi e 385 milioni di euro di risorse pubbliche spese nel territorio, con una differenza negativa di 15 miliardi e 458 milioni di euro. Questo significa che l'amministrazione statale ha preteso 3.137 euro da ogni veneto, incurante del periodo di greve e prolungata crisi economica, testimoniata anche dalla numerosa scia di suicidi di imprenditori locali. Tra il 2011 e il 2017 il Veneto ha subito una riduzione dei trasferimenti statali pari a 520 milioni di euro, ai quali si deve aggiungere una stretta agli obiettivi del patto di stabilità di circa 450 milioni di euro, cifre che comportano una drastica riduzione di investimenti sul territorio. Complessivamente, nel periodo considerato, la Regione del Veneto ha contribuito a risanare i conti pubblici nazionali con 970 milioni di euro. Valutato che il Veneto, pur risultando storicamente un ente virtuoso nella gestione delle risorse pubbliche, è geograficamente limitrofo a ben 2 regioni a statuto speciale, pertanto risulta penalizzato e poco competitivo rispetto alle vicine realtà economiche, le quali godono invece di ampia autonomia fiscale e tributaria. Il rapporto sulla sussidiarietà 2014-15 della Fondazione per la Sussidiarietà dimostra che un aumento delle competenze agli enti locali, quali regioni, province e comuni, stimola la crescita del PIL pro capite. Di conseguenza un maggior controllo delle risorse locali a livello locale porterebbe a un rilancio dell'economia veneta. In seguito alla riforma del 2001 del titolo V, l'articolo 116 della Costituzione prevede ora la possibilità di attribuire alle regioni ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Ritenuto che, per la prima volta dal 22 ottobre 1866, la popolazione del Veneto è chiamata a esprimersi sulla propria autonomia, appare necessario dare promozione al referendum sull'autonomia del Veneto, anche in considerazione della marcata disaffezione del cittadino verso le istituzioni democratiche, testimoniato dalla sempre più bassa affluenza alle urne. La forte partecipazione e l'ampio consenso dei veneti è il presupposto necessario per consentire alle istituzioni regionali di sedersi al tavolo delle trattative con lo Stato forte del sostegno dei milioni di cittadini. Infatti, solo un ampio mandato popolare può legittimare la Regione e richiedere ulteriori forme e condizioni di autonomia, come previsto dal titolo V della Costituzione. Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a promuovere su tutto il territorio comunale una corretta comunicazione ed informazione verso la cittadinanza in ordine al quesito referendario e le modalità di voto, a pubblicizzare le iniziative promosse dalla Regione Veneto e dai comitati sul tema referendario. Portuguaro 31/08/2017, capogruppo Lega Nord e Liga Veneta, Zanutto Alessandra, consiglieri comunali Furlanis Marisa, Barbisan Leonardo. Grazie consigliere Zanutto. Consigliere Fagotto, prego. Grazie Presidente. Bisogna fare subito delle considerazioni in merito a questa mozione, perché allora permettiamo che come Movimento 5 Stelle siamo da sempre favorevoli all'istituto del referendum, un potente mezzo di espressione di democrazia diretta che dovrebbe essere anche utilizzato più spesso. Ma veniamo ai termini della mozione. Si chiede di impegnare il Consiglio Comunale per promuovere su tutto il territorio comunale una corretta comunicazione ed informazione verso la cittadinanza, in ordine al quesito referendario ed è modalità di voto. Questo ci trova d'accordo perché i cittadini devono sapere che c'è il referendum e come poter votare. Si chiede inoltre di impegnare il Consiglio Comunale a pubblicizzare le iniziative promosse dalla Regione Veneto e dai comitati sul tema referendario. Questo non ci trova d'accordo per 2 motivi specifici che andremo adesso a spiegare. Primo, secondo noi il Consiglio Comunale deve essere un organo meramente organizzativo. In questo caso ai partiti e ai comitati deve essere demandato il compito di portare avanti legittimamente le proprie idee, sia per il sì sia per il no. Secondo, prendiamo il caso di Tombolo. Tutti i consiglieri comunali portoguaresi hanno ricevuto la mail di invito alla partita di calcio, che doveva essere un evento pro sì al referendum, con tanto di patrocinio dato dal comune di Tombolo. Credo che ben pochi sappiano però che quel patrocinio è stato ritirato dal comune stesso dopo la segnalazione di violazione dell'articolo 9,
comma 1 della legge 22 febbraio 2000, numero 28, effettuata da parte di un nostro consigliere del Comune Veneto al Corecom, Comitato regionale per le comunicazioni. E proprio in seguito a quel rilievo il Comune di Tombolo ha ritirato il patrocinio. Questo è successo perché, come ha giustamente segnalato il Corecom, quello che viene fatto divieto dalla sopra citata norma di legge è l'attività di comunicazione relativa ad un evento, ma non l'effettuazione dell'evento medesimo. La logica conseguenza quindi è che il Consiglio Comunale di Portogruaro non può essere impegnato in tal senso, pena appunto la violazione dell'articolo di legge sopra citato. Quindi chiediamo di ritirare la mozione. Grazie. Grazie. Consigliere Adrigo, prego. Grazie Presidente. Mi scusi, ma se si ha il coraggio di dire che la mozione appena letta dalla consigliera Zanutto non ha un contenuto politico, allora io mi permetto di dire che sono alta 1,80 m, bionda, con gli occhi azzurri. La mozione ha un contenuto politico e mi trovo d'accordo con il consigliere Fagotto. Il Comune, l'amministrazione, non deve limitarsi semplicemente a fare quello che fa in ogni convocazione di comizi elettorali, comitati elettorali. Non deve diventare il comitato elettorale per un referendum che, tra l'altro, l'ho detto nello scorso Consiglio Comunale, è inutile. Sono pareri che ognuno di noi si fa informandosi. Non è certo l'amministrazione che deve giocare un ruolo attivo su questa cosa. Semplicemente deve limitarsi appunto a convocare i comizi elettorali e a svolgere le funzioni che, certo, ma la mozione, diciamo, cerchiamo di essere onesti intellettualmente, capogruppo della Lega non ha un contenuto che si limita a dire il Comune si prende l'impegno di convocare i comizi elettorali e di svolgere le proprie funzioni per far sì che il referendum si effettui anche nel Comune di Portogruaro. Quando mai è successo che durante delle elezioni, delle votazioni o dei referendum un Comune si prende formalmente in Consiglio Comunale l'impegno di favorire lo svolgimento di un referendum? Cioè, semplicemente si rispettano le regole, le leggi e si svolgono i propri compiti come si è sempre fatto. Questo bisogna fare, tanto più che, secondo il mio parere, qui stiamo spendendo 14 milioni di euro dei contribuenti veneti per chiedere una cosa che altre regioni hanno attivato attraverso un tavolo di concertazione con il governo che porterà allo stesso identico risultato. Allora, anche nella regione Emilia-Romagna, dove ormai da tempo locomotiva del nostro paese, che ha dato risultati estremamente positivi su settori come l'occupazione lavorativa, eccetera, avessero fatto la stessa cosa, l'amministrazione, che non è certamente dello stesso colore dell'amministrazione della Regione Veneto, avrebbe ottenuto lo stesso plebiscito che si otterrà il 22 ottobre, chiedendo una cosa scontata che si sarebbe potuta fare, ripeto, senza spendere 14 milioni, quasi 15 milioni di euro dei contribuenti veneti a cui la Lega dice di tenere molto. Invece, diciamocelo chiaramente, questo qua è un'operazione plebiscitaria per il governatore Zaia e per il governatore Maroni, perché fra qualche mese andremo a votare e allora in qualche modo nelle regioni in cui la Lega Nord ha un certo radicamento bisogna consolidare questo radicamento. E come lo si fa? Facendo volare le aerei sopra le spiagge venete, dicendo ricordatevi il 22 ottobre di andare a votare per l'autonomia del Veneto, cosa che si poteva chiedere tranquillamente attraverso un tavolo di concertazione con il governo, ripeto, senza spendere tutti questi soldi dei nostri contribuenti. Consigliere Barro, prego.
Sì, anche per fare chiarezza subito su una posizione che io ho sempre definito chiara all'interno della maggioranza. Il nostro gruppo è sorto, è nato, io ormai da anni dei partiti politici ho fiducia zero, quindi di conseguenza è nato senza il sostegno di nessun partito politico, questa è una premessa doverosa, e quindi come dall'altra parte, quando ero dall'altra parte nella precedente amministrazione, mi sono trovato a votare o astenermi in molti punti, io questa mozione, questo è il mio parere, gli altri componenti del Consiglio chiaramente sono liberi di interpretare come vogliono, è una mozione politica e io non la sostengo. Grazie, consigliere Barro. Consigliere Terenzi, prego. Devo un chiarimento rispetto a quanto ha detto il Presidente sulla conferenza dei capigruppo, perché io sono abituato a dire le cose nella conferenza dei capigruppo e anche in Consiglio. Allora, io mi sono reso disponibile, ci ho detto positivamente, ho espresso il parere positivo a che la mozione venisse presentata in Consiglio Comunale. Il fatto che questa mozione fosse una mozione di indirizzo tecnico, questo l'ha detto lei e non l'ho detto io. Questa per cui, giusto per chiarire i termini, e noi avremmo votato a favore del fatto che si potesse discutere e votare questa mozione, perché noi siamo abituati a promuovere e favorire il dialogo in questo Consiglio. Questo l'avremmo fatto. Non è certamente una mozione di natura tecnica o addirittura amministrativa, ma ha un fortissimo contenuto politico dal quale noi dissentiamo radicalmente. Quindi era del tutto fuori posto che lei avesse presentato la mozione a nome del Consiglio. Perfetto. Tanto per chiarire un attimo i termini del ragionamento. Allora, io per far comprendere anche ai cittadini presenti, anche ai cittadini che ci seguono a casa, la vera questione, come stanno veramente le cose, leggo prima il quesito che il governatore Zaia ha di fatto promosso attraverso una legge istituendo questo referendum e poi vi leggo la parte dell'articolo 116 della Costituzione così come è stata rivista nel 2001 e che trattava un argomento che allora fu definito il, virgolette, federalismo a geometria variabile. Questo per supportare quanto diceva la mia collega Irina, quando dice che questo è un referendum puramente propagandistico e che le cose che si chiedono ai cittadini veneti il governatore Zaia avrebbe potuto farle tranquillamente agendo proprio sull'articolo 116 della Costituzione. Quindi senza mettere in piedi questa baraonda che fra l'altro costerà ai cittadini veneti almeno 14 milioni di euro. Andiamo con ordine. Il quesito della Regione Veneto recita: vuoi che alla Regione Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia? Bene, articolo 116, parte seconda, titolo quinto, riforma votata dal centro-sinistra. Ulteriori forme e condizioni particolari concernenti le materie di cui al terzo comma del medesimo articolo, alle lettere L, limitatamente all'organizzazione del giudice di pace, N ed S, queste sono le materie di competenza concorrenti e in più una parte di materie in materia giurisdizionale con particolare riguardo al giudice di pace, quindi una platea ampia di materie, possono essere attribuite ad altre regioni, perché qui si parla delle regioni a statuto speciale, quindi dice possono essere attribuite ad altre regioni con leggi dello Stato su iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali nel rispetto dei principi di cui è l'articolo 119. La legge poi è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, ecco perché diciamo che... Scusi, consigliere, scusi che la interrompo.
chiesto il ritiro in base a delle normative che anche il segretario di Caorle ha bocciato questo tipo di mozione uguale identica. Vabbè, ma si sta discutendo. No, allora se discutiamo, allora non ha più neanche senso quello che ha detto il consigliere Barro, perché se non è una questione politica come... Io sto motivando la richiesta di ritiro. Allora facciamo tutti quanti pubblicità e stiamo discutendo. Ma lei è uno strano concetto di pubblicità. Stiamo discutendo e lei mi Sì, voglio anche ricordare che tecnicamente, chiedo scusa consigliere Terenzi, la mozione la ritira chi la presenta, quindi non è, ma lo decide loro quando ritirarla, non è che siano obbligati a farlo nel momento Non vorrà mica parlare solo lei? No, non ho parlato, non ho detto niente, ho detto solamente l'articolo la ringrazio. in base alla quale la legge non permetterebbe questo. Io arriverò alle stesse sue conclusioni e motivo. Ecco perché la collega Drigo dice che la Regione Veneto avrebbe potuto mettere in atto il procedimento previsto già dalla Costituzione di allargamento di competenze e anche di richiesta di utilizzare dei decimi propri di fiscalità generale, così come ha fatto, udite udite, la Regione Emilia-Romagna. La Regione Emilia-Romagna, senza mettere in piedi referendum, senza mettere in piedi ambaradan, ecco, di dubbia utilità, nell'agosto del 2017 ha approvato un documento di indirizzo che avvia il percorso previsto dalla Costituzione e che consente l'attribuzione alla Regione, con situazioni di sostenibilità finanziaria, di ulteriori forme e condizioni di autonomia attraverso, come ho già detto, un'approvazione finale di una legge dello Stato. Quindi voi vedete che quello che chiede Zaia ai Veneti è già possibile proprio in virtù del titolo quinto della nostra Costituzione, ed ecco perché noi affermiamo che questo referendum è un referendum altamente propagandistico, che non porterà nessuna ricaduta diretta, perché poi la Regione Veneto, se vorrà davvero ampliare poteri e se vorrà davvero avere in forma diretta più risorse, dovrà mettere in atto questo negoziato con il governo centrale e con lo Stato che è previsto dal titolo quinto della Costituzione. Anche perché sostanzialmente la domanda che si farà giustamente il cittadino chiamato a votare sarà questa. Le domande che il cittadino che è chiamato a votare saranno queste. Attraverso questo referendum tratteremo più risorse in Veneto? Le tratterremo? Cioè, prima nella parte politica della mozione dice il Veneto praticamente dà a tutte le altre regioni. Allora la domanda è: dopo l'esito favorevole di questo referendum, il Veneto potrà trattenere più risorse? No. Avremo lo statuto speciale come era stato detto, come era stato? No. Si tratterà di un referendum consultivo, quindi è meramente consultivo, e la Corte Costituzionale lo ha approvato in quanto tale, meramente consultivo, ripeto, su una modalità e su delle norme già esistenti e già previste. Ecco perché noi respingiamo completamente questa mozione e diciamo anche che questo referendum ha un significato eminentemente politico / propagandistico. Non a caso è stato messo in piedi dalle due regioni, come diceva la collega, Veneto e Lombardia, che probabilmente anche nell'avvicinamento alla scadenza elettorale ha bisogno di in qualche modo riattivare o riconfermare alcuni contenuti, però mi spiace, noi diciamo con chiarezza che le istituzioni non possono essere utilizzate per finalità propagandistiche e per finalità politiche. I 14 milioni di euro che verranno spesi per questa consultazione elettorale consultiva e che non avrà alcun effetto, a mio avviso sono davvero una delle pagine più nere della storia di questa regione. Altro che
per la prima volta il popolo veneto ha la possibilità di esprimersi. Ecco perché noi non siamo affatto favorevoli a questa mozione, ecco perché chiediamo anche noi, ci associamo anche noi al collega Fagotto chiedendo il ritiro della mozione, e anche perché per far sì che il Comune possa adempiere a dei propri compiti istituzionali in materia elettorale non serve una mozione. Ci sono già delle norme, delle leggi molto chiare per dire cosa si vota, per dire quando si vota, per dire chi può votare, per dire come votano i cittadini residenti all'estero, per dire che c'è il voto domiciliare, per dire che c'è la raccolta delle candidature per svolgere il ruolo di scrutatore, per dire che ci sono delle aperture straordinarie dell'ufficio elettorale, dell'ufficio anagrafe. Non ci vuole una mozione del Consiglio Comunale, perché sono norme che il Comune già conosce e che deve fare per dovere costituzionale. Per cui, per tutti questi motivi, ritirate questa mozione perché è irricevibile. Nel caso in cui questa mozione non venga ritirata, noi usciremo dall'Aula e non parteciperemo al voto. Grazie consigliere Terenzi. Ci sono altri interventi? Consigliere Zanco, prego. Ecco, io non chiedo che venga ritirata questa mozione, anche perché evidenzio che un referendum del genere era già stato studiato precedentemente dalla commissione specificatamente nominata dal Consiglio regionale e precisamente quando era presidente Galan e precisamente quando era presieduta quella particolare commissione dal consigliere da Bertolissi e dall'esponente di Forza Italia Tessarin. Io mi permetto solamente di evidenziare un articolo che è apparso sul giornale i giorni scorsi, sul Gazzettino, dove dice: il PD al nord tifa autonomia, ma non può dirlo. A meno di un mese dal referendum in Lombardia e Veneto cresce l'imbarazzo dei vertici Dem. I sindaci sul territorio, capitanati dal candidato alle regionali Giorgio Gori, sono per il sì. E pensare che per Matteo Renzi la consultazione era completamente inutile. E qui c'è tutto l'articolo, dove ci elenca che tanti sindaci e tanti amministratori del PD e del centro-sinistra hanno creato e hanno messo in atto questi questi comitati per il sì. Ora io mi chiedo questo: ha senso a un certo momento opporsi alla volontà o alla stragrande volontà della maggioranza dei cittadini veneti e lombardi, perché pare dai sondaggi che sarà un plebiscito questo referendum. Allora ha senso opporsi oppure dire questo referendum è inutile quando è stato approvato dalla consulta, ed è un atto che ha avuto le sue difficoltà, ma difficoltà politiche, volute particolarmente dal signor Matteo Renzi. Ecco, io dico questo, non lo so cosa faranno i colleghi del centrodestra, della Lega, però
io dico che indipendentemente dall'espressione di voto, dal fatto che questa mozione sia ritirata o meno, o sia votata, andrà avanti. E dai sondaggi che ci sono sarà un plebiscito. Penso che noi faremo una magra figura ad aver respinta. Grazie. Grazie consigliere Zanco. Consigliere Barro, prego. Scusi consigliere Zanco, vorrei fare chiarezza su una cosa. Nessuno respinge il referendum. È una mozione, nessuno ha parlato contro il referendum, vorrei che fosse molto chiaro sta roba qua. Nessuno parla contro il referendum, che è un atto legittimo che i cittadini possono fare o meno. Non è mai capitato in nessun referendum che venga impegnato l'amministrazione a far propaganda di più di quello che è nel suo dovere. È questo che non va bene. Se si vuol capire questo, se lo capisce. È stata questa mozione già ritirata da altre parti, da parte mia, non so cosa faranno i consiglieri del mio gruppo, però io personalmente questo non lo posso accettare. Grazie consigliere Barro. Consigliere Zanutto, prego. Allora, questa mozione che ha un indirizzo cosiddetto politico, se mi permettete, al di là della scelta personale di ognuno assolutamente, non ha un valore di dire sì, no, dovete andare assolutamente a votare sì. Se non sbaglio dice esattamente una corretta comunicazione di informazione verso la cittadinanza. Perché? Perché questo referendum non è un referendum, come qualcuno continua a dire, per la Lega, non è un referendum per la Lega, perché questo referendum di autonomia del Veneto è cominciato ancora nel 2007, se non sbaglio, qui ho anche tutte le date, e come appunto diceva giustamente il consigliere Terenzi, l'articolo 116 della Costituzione lo prevede. Il problema è che quando il Veneto ha cominciato a chiedere al governo centrale di fare questo referendum, ogni volta ha trovato intoppi. No, non si fa, non si deve, per alcune motivazioni. Allora, io vorrei ricordare alcuni dati importanti, perché la Regione Veneto ha cominciato è stata intanto la prima regione a fare lo statuto, perché era provvista che la regione si dotasse di uno statuto, e così è stato fatto. Nel 2007 il Consiglio regionale approva a larga maggioranza un documento di proposte precedentemente approvato dalla Giunta regionale, dando mandato alla Regione di cominciare i colloqui. Nel 2008 il Presidente della Regione Veneto fa un'istanza al governo centrale proprio per avviare i negoziati. Questo a gennaio. A giugno del 2008 e nel giugno del 2009 ancora non si risponde dal governo centrale per questi tentativi. Si ritorna poi nel 2010, nel 2012, nel 2015. Cosa fa il governo centrale? Arriviamo ai tempi nostri, il governo centrale dice no, non si fa. Bene, allora visto che la Costituzione dà la possibilità ai cittadini di dare la possibilità di dire le sue, specialmente su un tema così grande come l'autonomia, abbiamo fatto ricorso alla Corte Costituzionale, il maggior organo. Il maggior organo ha detto il Veneto può fare il suo referendum. Questo referendum è importante perché, come ho letto nella mozione, siamo una regione virtuosa, ma cerchiamo di capire, io parlo della regione Veneto a livello totale, quindi vuol dire tutti i cittadini di destra e sinistra sono dei cittadini virtuosi, le amministrazioni del Veneto sono amministrazioni virtuose. Non ho detto le amministrazioni governate dal centro-destra, ho detto, parlano i dati, le amministrazioni del Veneto sono virtuose, quindi è giusto che chi lavora e chi dà a Roma, al governo centrale, sia anche giustamente ricompensato. Perché? Perché se una regione quale il Veneto, tutta la regione, lavora per dei buoni servizi, è giusto che questi cittadini vengano ricompensati. Sappiamo benissimo che ci sono regioni che non sono così virtuose. Una buonissima regione, giustamente, è l'Emilia-Romagna.
Una ottima regione è la Lombardia. Perché queste regioni devono lavorare, devono in un senso, permettetemi il termine, mantenere altre regioni che non sono virtuose? Se la regione Veneto ha questa possibilità di far vedere che noi siamo veramente un popolo onesto, dateci la possibilità di avere autonomia. Lo prevede la Costituzione. Perché la Costituzione prevede questo fin dall'inizio? E il governo centrale ha sempre bloccato? Io mi chiederei questo. Perché il governo centrale ha sempre bloccato che il Veneto se ne vada? Se ne vada, permettetemi, non dico indipendenza, dico autonomia. Perché ha sempre bloccato? Perché sapeva che a Roma i soldi ne sarebbero arrivati molto meno. Il Lazio non è una regione virtuosa, ricordiamocelo. I cittadini veneti sono invitati a dire quello che noi facciamo, quello che noi abbiamo fatto e faremo, deve essere ricompensato, perché i servizi del Veneto sono i migliori per quanto riguarda la sanità, tanto per tornare sul discorso. Perché? Perché dobbiamo combattere contro un ostruzionismo politico? Perché a questo punto è un ostruzionismo politico. Io non è che posso dire sempre e solo no. Dammi la possibilità di dire cosa dice il popolo. Se il popolo dice no, vuol dire che non ha capito come funzionano le cose. Se il popolo dice sì, facciamo i conti. Perché non si è mosso solo il Veneto, si è mosso anche la Lombardia e adesso la Reggio Emilia? Mi si dice il governatore Zaia doveva andare a trattare a Roma, ma noi il discorso l'abbiamo ancora iniziato tanti anni prima e ogni volta abbiamo trovato un muro. Dobbiamo spendere questi soldi, giustamente la consigliere Drigo mi dice ci sono questi milioni da spendere, ma sa perché, consigliere Irina Drigo? Perché il governatore Zaia aveva chiesto di fare un election day con il referendum, perché la spesa sarebbe stata molto inferiore. Ebbene, dal governo centrale arriva un no. Allora, no. La Costituzione, la Corte Costituzionale ha detto sì. Allora, se la Corte Costituzionale dice sì, purtroppo mi devo anche sobbarcare la spesa, ma non è perché Zaia voleva sperperare questi soldi, è stato perché il governo centrale non gli ha dato la possibilità di spendere meno. Allora dico, voi mi contestate la mozione perché dice no, il comune non deve essere invitato. Il comune non invita, il comune deve controllare o comunque promuovere questo referendum, ma non perché è una cosa politica, perché girano false notizie. E come negli altri comuni, molti del PD l'hanno approvata perché hanno capito che questa è la volontà dei cittadini, di essere informati in modo giusto e corretto. Questa era una mozione esclusivamente istituzionale, perché le cose i cittadini devono riuscire a capirle, devono saperle, perché ogni volta che vanno fuori queste notizie false e tendenzioni sono sbagliate. Il Veneto è una regione virtuosa e i cittadini devono essere rispettati per quello che fanno. Se non fosse così, non sarebbe nemmeno previsto dalla Costituzione. Grazie consigliera Zanutto. Consigliera Drigo, prego. Consigliera Zanutto, stasera non stiamo discutendo sull'opportunità o meno di andare a votare il 22 ottobre, non si decide qua. Stiamo sereni, andremo a votare, chi vuole andare a votare, ok? L'istituzione comune deve limitarsi a promuovere, a divulgare il fatto che il referendum c'è, stop. E questa cosa non viene fatta attraverso la mozione che avete voi presentata, viene fatta perché è previsto dalla legge e funziona così in qualsiasi convocazione dei cittadini per qualsiasi tipo di votazione, referendum, amministrative, politiche, regionali, eccetera, eccetera, eccetera. Allora stiamo discutendo di una cosa inutile. Poi se vogliamo entrare nel merito, come
tentato di fare più volte, lei ha fatto, presentando la mozione e con il suo intervento, possiamo anche entrare nel merito. Allora, se la finalità è quella di sgombrare il campo dalle notizie false, il governatore Zaia dovrebbe avere l'onestà intellettuale di dire ai propri cittadini che con il 22 ottobre non cambia nulla, perché la Regione Veneto attraverso questo referendum non propone al governo con il quale il 23 ottobre dovrà aprire un tavolo di concertazione, come da tempo, ribadiamo, sta facendo la Regione Emilia-Romagna, per ottenere lo stesso... Va bene, allora, se dobbiamo stare a guardare che cosa è successo dagli anni, non so, 1900 in poi, ragazzi, allora ci corre l'obbligo di ricordare che nel 2008 non c'era il centrosinistra che governava, c'era il governo Berlusconi, di cui hanno fatto parte lo stesso presidente Maroni e lo stesso presidente Zaia, entrambi ministri di quel governo. E ci si sveglia adesso con un referendum, ripeto, che non avrà il risultato di ottenere l'autonomia di cui si parla, avrà il semplice risultato di aprire un tavolo di concertazione con il governo, cioè di aprire lo stesso percorso che in agosto è stato aperto da una regione, la regione Emilia-Romagna, senza spendere soldi, 14-15 milioni di euro per la regione Veneto, mi pare tra i 30 e i 40 milioni di euro per la regione Lombardia, e quelli non erano soldi che potevano essere investiti bene sulla regione, che nessuno nega essere una regione che funziona. Chi sta negando il fatto che non sono locomotive d'Italia? Regione Lombardia, regione Veneto, regione Emilia-Romagna, però ci sono modalità e modalità di fare le cose, e qui, ripeto, si stanno utilizzando le risorse che sono dei cittadini veneti per fare un referendum che non è un referendum, è un sondaggio plebiscitario per fare campagna elettorale all'attuale governatore della regione Veneto. Grazie, consigliere Adrigo. Consigliera Zanutto, prego. Allora, io vorrei ribadire una cosa che forse lei, consigliera, non ha capito. Ripeto, non è una cosa polemica. Mi fa l'esempio della regione Emilia-Romagna. Ma sa perché è cominciato in agosto, gli ha cominciato a trattative subito? Si è mai fatto questo problema lei? Si è mai fatto domanda? Perché ha cominciato il Veneto e avevano paura che tutti quanti cominciassero. No, è questa la verità, anche perché l'articolo 116 della Costituzione prevede un iter ben preciso. Innanzitutto avviare una trattativa con il governo per chiedere le competenze e le risorse necessarie al loro finanziamento arrivando a un'intesa. È evidente che il potere contrattuale della Regione del Veneto si rafforzerà se il referendum fa registrare una fortissima partecipazione. Allora, l'articolo 116 prevede che ci sia una trattativa, è vero, con il governo, ed è quello che la Regione Veneto, forse lei non ha capito, ha cominciato ancora nel 2007, veramente ancora prima, ma partiamo dagli anni più recenti. Nel 2007 una trattativa con il governo, e il governo ogni volta ha detto no. Non è vero che stiamo spendendo questi soldi adesso, potevamo averli risparmiati questi soldi, e sono d'accordo con lei che questi soldi potevano essere investiti in maniera diversa, ma se il governo mi dice di no, io vado a trattare una cosa e tu mi metti i muri, a un certo punto dico, caspita, io devo chiedere il parere ai miei cittadini. E cosa devo fare? Devo continuare a dire di no a un governo centralista? No, mi dispiace. Questa è la ragione che lei non ha capito. Il Veneto è stato il primo a partire. L'abbiamo sempre chiesto le trattative col governo. E il governo ha sempre detto no. E ricordo comunque che in regione, mi pare che tutti quanti erano d'accordo su questo referendum. E questa, ripeto, non è un'indicazione politica. E lei giustamente dice, lo prevede la legge. Bene, se lo prevede la legge non chiedo con questa mozione di chiedere niente di più. E non la trovo neanche inutile. È la stessa cosa che dice la legge, bene, c'è problema, la approvi e quindi non c'è nessun tipo di problema, non le cambia niente a questo punto. Grazie consigliere Zanutto, consigliera Pizzolito.
Io ho solo una domanda da fare, perché appunto la consigliera capogruppo della Lega, l'Alessandra Zanutto, continua a ribadire che il Veneto in più occasioni negli anni recenti si è rivolto a Roma per confrontarsi, per avere l'autonomia. La mia domanda è questa: ma Zaia che cosa ha chiesto al governo centrale? Il governatore Luca Zaia su quali materie ha chiesto di avere l'autonomia? Istruzione, ambiente, cultura, sanità, trasporti, Europa? Su che cosa? No, non si può rispondere tutte. Allora, no, previsto niente. Il Trentino Alto Adige elenca tutte le sue competenze in termini di autonomia. Domando, il Veneto quali richieste di autonomia precise ha fatto al governo centrale? Grazie. Grazie consigliera Pizzolito. Consigliere Barbisan, prego. Gliele leggo io, consigliera Pizzolito. Sono 22 le competenze. La prima è il rapporto internazionale con l'Unione Europea delle regioni, la seconda commercio con l'estero, terzo tutela e sicurezza del lavoro, poi c'è la quarta, c'è l'istruzione, la quinta professioni, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno dell'innovazione per i settori produttivi. La settima è tutela della salute, l'ottava è l'alimentazione, la nona è ordinamento sportivo, la decima è la protezione civile, l'undicesima governo del territorio, la dodicesima è porti e aeroporti civili, la tredicesima grandi reti di trasporto e di navigazione, la quattordicesima ordinamento alla comunicazione, la quindicesima produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. La sedicesima, previdenza complementare integrativa. La diciassettesima, armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e sistema tributario. La diciottesima, valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali. La diciannovesima, casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale. Importantissima questa. La ventesima, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Ancora più importante questa. La ventunesima, organizzazione della giustizia di pace. La ventiduesima, norme generali sull'istruzione. La ventitreesima, tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Praticamente lo Stato centrale continuerebbe a mantenere la gestione di materie di interesse nazionale come la difesa, l'ordine pubblico e la giustizia. Oggi o ieri il Presidente Zaia si è espresso con questa frase, che praticamente la piazza di Barcellona sta alla Catalogna nella battaglia contro Madrid, come il referendum del Veneto, quindi il Veneto, sta nella battaglia alla città di Roma. E non è terribile. No, però la domanda mia era un'altra, non l'elenco... scusami. Grazie consigliere Zanco. Consigliere Terenzi, prego. Precisare le cose perché la collega Pizzolito aveva chiesto un'altra cosa. Lei ha fatto l'elenco delle materie concorrenti previste dall'articolo 119. Poi lei ha detto un'altra cosa. Il Veneto ha chiesto che lo Stato si occupi di 4 cose nazionali importanti e il resto in regione. Questo la Costituzione non lo consente.
Quindi la Corte Costituzionale ha ammesso questo referendum perché si è limitata a porre la stessa domanda, la stessa questione sulle materie già presente nella Carta Costituzionale. Infatti lei saprà meglio di me, perché è un supporter della Lega, di Zaia, eccetera, che la Regione Veneto aveva approvato una legge regionale istitutiva del referendum con altri 4 quesiti. Ecco, 4 quesiti che sono contro la Carta Costituzionale e che la Corte Costituzionale ha cassato. Ecco perché diciamo che questo referendum è inutile. E comunque lei non ha risposto alla domanda della mia collega quando le ha detto: ma in che cosa è consistita l'iniziativa del governatore Zaia rispetto all'apertura del negoziato con lo Stato? Perché se certo lui ha detto: Stato, tienti 4 competenze, il resto le faccio io, è più che evidente che la trattativa non parte, ma perché viene chiesta un qualche cosa che è contro la Carta Costituzionale. Grazie consigliere Terenzi. Consigliere Barro, prego. Sì, sono costretto di nuovo a intervenire per far chiarezza. Qua si è parlato anche di un'ultima cosa che è veramente di confusione allo stato puro. Non si può mettere sullo stesso piano la Catalogna e quello che è successo a Barcellona e il referendum per il Veneto. Nel mio profilo Facebook io ho la bandiera catalana, ho vissuto 2 anni in Spagna, ma la storia della Spagna è ben diversa dalla storia italiana. Il governo centrale là ha vietato il referendum. Qui il referendum è legittimo. Là ci sono mandati la Guardia Civile e chi ha vissuto in Spagna sa cos'è la Guardia Civile. Non è mica la nostra polizia, i nostri gendarmi, neanche i celerini, i famosi celerini sono così, non vanno per sottile. E si è visto nella democratica Barcellona cosa è successo. Qua non c'è nessuno che non vieta un referendum, qua non c'è nessuno che manderà i celerini a bloccare le varie sedi dove verrà fatto l'istituzione, che il referendum è la cosa più democratica che abbiamo. Quindi mescolare queste 2 cose sono assolutamente fuori luogo. E ripeto un concetto che qua nessuno si continua a motivare del perché del referendum, ma non è questo il problema. Faccio una domanda molto semplice ma anche molto banale: se il 4 dicembre quelli del PD avessero presentato una mozione del genere, sarebbe stato accettata? Sappiamo che non è vero e finiamocela di dirci le bugie sempre, sappiamo che non è possibile. Allora questa cosa qua non ho mai visto in tanti anni che sono in Consiglio, che una forza politica venga a chiedere il sostegno dell'amministrazione per fare cosa poi? È legittimo? È a posto? C'è qualcuno che vota contro? C'è qualcuno che non va? È fuori luogo, è politica, è sbagliata. Più chiaro di così non lo so. E più si va avanti a insistere con quelle motivazioni che il Veneto bravo e che Roma è qua e là, io fermamente, se prima volevo astenermi, adesso voto contro, perché non c'entra niente. Grazie consigliere Barro. Consigliere Fagotto, prego. Riprendo di nuovo la parola per chiedere adesso ufficialmente al segretario, visto che il giudizio su una mozione identica a Caule lo ha dato, perché come ha ripetuto giustamente, qua stiamo discutendo su una questione se l'amministrazione è giusto o no che faccia una certa azione. Ecco. Quindi non stiamo discutendo del referendum che poi dopo ognuno vada a votare per il sì o per il no. Tutti quanti sanno che noi siamo assolutamente favorevoli a questa tipologia di scelta, che il referendum è la cosa più democratica che ci sia, ma ripeto che qui secondo noi c'è la violazione dell'articolo 9,1 della legge 22 febbraio 2000 numero 28. Quindi chiedo al segretario, come ha fatto il segretario di Caule, il suo giudizio se è legittima o no questa mozione. Guardi, la legge sulla pubblicità elettorale riguardava, sì, lo so che il caso di Tombolo è chiaro, perché tu non puoi dice che tu non puoi influenzare con determinate iniziative una certa un voto.
certo che a tombolo, se tu organizzi una partita tra il sì e il no, non è che sia proprio una cosa proprio pura e semplice. Per quanto riguarda gli altri casi, il problema del Corecom e dei suoi interventi, c'è stato anche in Lombardia, lo vedevo anche prima, dipende, lì bisogna vedere caso per caso, non è che noi non si può influenzare o il sì o il no, però è ammessa però dire ai cittadini c'è da votare e basta, quello sì, non è che tombolo, le dico, sono d'accordo, tombolo lo sapevo, che la partita di calcio che tu fai e dici influenzi. Grazie. Visto che si parla di dare informazione, per onor di cronaca e per rispondere al consigliere Barbisan, vorrei sottolineare che il Veneto non ha avviato la procedura prevista dalla Costituzione per ampliare i poteri legislativi. A parte questo piccolo inciso, che quindi non sono 22, mi sento di concordare assolutamente con quanto espresso e ribadito dal consigliere Barro. Non si entra nel merito di quello che è previsto dal referendum o legittimo o non legittimo, perché se è stato autorizzato è perché è una cosa che si può fare. Si entra nel merito del fatto di presentare una mozione simile in un consiglio comunale. Secondo me ci dobbiamo limitare solo a questo. Poi chi ha voluto fortemente promuovere questo referendum avrà anche altri mezzi per divulgarlo, per informare correttamente tramite altri strumenti. Però però il Consiglio Comunale non è sicuramente la sede più adeguata per farlo. Grazie consigliera. Consigliere Moro, prego. Grazie Presidente. Volevo ribadire anche da parte mia che concordo con l'intervento del mio capogruppo Barro e volevo aggiungere anche una cosa in più rispetto all'intervento del segretario che ho ascoltato con attenzione e ringrazio il consigliere Fagotto che ha posto la domanda precisa perché Caorle ha ritenuto non ammettere una mozione simile. Mi pare di capire che la mozione è leggermente diversa, però sappiamo benissimo che questa non è una votazione politica, una votazione normale, è un referendum, quindi molto probabilmente, visto i sondaggi, la sera del referendum non si andrà a vedere il risultato del referendum, si andrà a vedere il quorum e quindi trovo anch'io che impegnare un'amministrazione comunale nella diffusione di questa votazione per la quale si andrà a vedere il quorum è una cosa fuori luogo, cioè non è compito di un'amministrazione comunale far questa pubblicità che la fanno già i promotori del referendum. Ritengo alla fine che la mozione scusa Alessandra, ma ho questa opinione, è di tipo politico, se no ci prendiamo in giro proprio sul termine di cos'è politica e cosa non è politica. Grazie consigliere Moro. La Lega prende qualche decisione o io metto in votazione la mozione? Pongo in votazione la mozione. Prego, aveva già dichiarato che non partecipa al voto. Ah, ecco, basta. Sì, ci sono profili di legittimità in questa mozione per cui noi non parteciperemo al voto. Mi associo al consigliere Terenzi. Quindi io pongo in votazione la mozione. Il consigliere Gradini è là, mi pare, fermo, quindi sì, ok. No, siccome prima ha detto mi assento 5-10 minuti ed è sì, okay. Quindi chi è favorevole? 6 favorevoli. Chi è contrario? 2 contrari, 3 contrari, chi si astiene? 1 astenuto. Se vuole scrivere i nomi, astenuto il consigliere Foglia, contrari i consiglieri Fagotto, Barro e Moro, non hanno partecipato al voto il gruppo
centro-sinistra più avanti e il gruppo misto. Favorevoli gli rimanenti. La mozione è approvata, grazie. Passiamo ora al 14° punto all'ordine del giorno. Proposta di ordine del giorno del Consiglio Comunale finalizzata alla condivisione da parte del Comune dell'azione dei Coldiretti per un commercio libero e giusto e per un'Europa libera dal CETA. Questa sì l'abbiamo concordata, posso dire, assieme. È una mozione che è un ordine del giorno che è stato gestito in tantissimi comuni. Io adesso chiedo per cortesia a qualcuno di passare qualche copia, ne do lettura, perché l'ho presentata io in sede di capigruppo. Proposta di ordine del giorno del Consiglio Comunale finalizzata alla condivisione da parte del Comune dell'azione di Coldiretti per un commercio libero e giusto e per un'Europa libera dal CETA. Premesso che la Coldiretti è impegnata con una coalizione di altri portatori di interesse in un'azione tesa ad informare e sensibilizzare il governo ed i parlamentari italiani, chiedendo loro di non votare a favore della ratifica dell'accordo e di impedire l'entrata in vigore del trattato in via provvisoria nella direzione di ragioni di scambio improntate alla democrazia economica e alla salvaguardia dei diritti del consumatore e delle imprese. La Federazione Provinciale Coldiretti di Venezia ha presentato in data 23 giugno 2017 la proposta di ordine del giorno del Consiglio Comunale finalizzata alla condivisione da parte del Comune dell'azione dei Coldiretti per il commercio libero e giusto e per un'Europa libera dal CETA per le ragioni sottoriportate. Il Canada è il 12° partner commerciale più importante dell'Unione Europea. L'Unione Europea è, per il Canada, il secondo partner commerciale dopo gli Stati Uniti e rappresenta quindi il 10% del suo commercio estero. Il volume degli scambi di merci tra Unione Europea e Canada raggiunge quasi 60 miliardi di euro l'anno. Il 15 febbraio 2017 il Parlamento Europeo ha dato il proprio consenso alla conclusione del Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA sarebbe, accordo economico e commerciale globale tra Unione Europea e Canada, firmato il 30 ottobre 2016, che prevede l'abolizione della maggior parte dei dazi doganali tra le parti. Il CETA si pone come obiettivi fondamentali procedere alla progressiva liberalizzazione degli scambi assicurando alle merci dell'altra parte il trattamento disposto a livello nazionale, avviare un'attività di riduzione e soppressione reciproca di dazi doganali sulle merci originarie dall'altra parte, assicurare l'estensione dall'adozione e dal mantenimento in vigore di divieti o restrizioni all'importazione merci dall'altra parte o all'esportazione e alle vendite per l'esportazione di merci destinate al territorio dell'altra parte. All'entrata in vigore dell'accordo è previsto l'annullamento di circa il 98% di tutte le tariffe dell'Unione Europea, ma d'altra parte, la cooperazione regolamentare conduce alla graduale eliminazione delle regole che, nei diversi settori della sanità pubblica, della sicurezza degli alimenti, della protezione dei consumatori e dell'ambiente, possono essere ritenuti di ostacolo alla libertà di commercio. Il CETA è un accordo a natura mista per la cui entrata in vigore è necessaria la ratifica da parte di ciascun Stato membro secondo le rispettive disposizioni nazionali. Nel nostro ordinamento la Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica il compito di ratificare i trattati internazionali e, nei casi espressamente previsti dall'articolo 80, previa autorizzazione delle Camere. Con decisione UE 2017/38 del Consiglio del 28 ottobre 2016 è stata prevista la possibilità di applicazione provvisoria dell'accordo. In un momento di grave crisi in cui il nostro Paese è alla ricerca di azioni e risorse per il rilancio dell'economia e della crescita occupazionale, il Made in Italy è, in particolare quello agroalimentare, è universalmente riconosciuto come straordinaria leva competitiva ad alto valore aggiunto per la crescita del Paese. L'agroalimentare Made in Italy rappresenta una voce importante che contribuisce alla coesione sociale attraverso lo sviluppo di occasioni e il miglioramento delle condizioni di lavoro. Il CETA, come tutti gli accordi commerciali di ultima generazione, prevede di realizzare i maggiori vantaggi per gli attori commerciali delle due parti.
Nel contesto descritto, a fronte dei presunti benefici attesi, il CETA introduce sostanzialmente un meccanismo di acriticità, deregolamentazione degli scambi e degli investimenti che non giova alla causa del libero commercio e pregiudica in modo significativo la competitività e l'identità del sistema agricolo nazionale. I vantaggi in termini di crescita degli scambi e dell'occupazione conseguenti all'applicazione dell'accordo risultano in realtà dubbi o assai limitati e non tali da giustificare i rischi insiti nell'accordo sottoposto alla ratifica degli Stati membri. Sebbene gli accordi di libero scambio dovrebbero essere effettivamente posti al servizio di obiettivi più vasti quali l'occupazione, i diritti umani, la coesione sociale e lo sviluppo sostenibile, rispetto all'impatto del trattato non è stata realizzata, o quantomeno pubblicata, alcuna preventiva valutazione condivisa con le due Camere, portatori di interesse cittadini, ed è mancata la trasparenza dei negoziati a partire da una definizione dei mandati affidati ai negoziatori. Il CETA non soddisfa i fondamentali obiettivi ed esigenze di trasparenza. Sulla base dello strumento interpretativo comune, sull'accordo è previsto che il CETA non indebolirà le norme e le regolamentazioni rispettive concernenti la sicurezza degli alimenti, la sicurezza dei prodotti, la protezione dei consumatori, la salute, l'ambiente o la protezione del lavoro. Ma nell'accordo e nello strumento interpretativo, tuttavia, non sono indicate le modalità pratiche con cui gli Stati potranno continuare a legiferare senza interferire con la materia politica e commerciale comune. Il CETA conduce ad un sistema di competizione selvaggia e senza limiti. Con l'eliminazione dei dazi si crea un uniforme piano di scambio ed una comune piattaforma di competizione transatlantica tra le imprese agricole europee e nordamericane, in cui queste ultime risultano avvantaggiate dalla enorme dimensione industriale e dalla completa simmetria regolatoria che consente alle stesse di beneficiare di significative economie di scala e di ridotti costi di produzione conseguenti ai bassi standard produttivi e di sicurezza normativamente imposti. Nel CETA manca il riferimento alla portata vincolante del principio di precauzione che, in Europa, impone una condotta cautelativa nelle decisioni che riguardano questioni scientificamente controverse circa i possibili impatti sulla salute e sull'ambiente. Il trattato, infatti, non contiene alcuna disposizione volta a garantire il rispetto del principio di precauzione e su quasi 1600 pagine di un accordo che incide in molti settori legati all'ambiente e contiene un capitolo sul commercio e ambiente e stabilisce una commissione competente per tali questioni. Non c'è neppure un riferimento al principio di precauzione e anzi ci sono delle previsioni che nel limite contraddicono l'applicazione. Nel trattato in particolare si fa riferimento al principio di precauzione nell'accezione proposta dall'Organizzazione Mondiale del Commercio, WTO, che condiziona l'adozione di eventuali misure restrittive ed evidenze scientifiche circa l'esistenza di un rischio ambientale o sanitario e dalla dimostrazione che non si determina una restrizione del commercio internazionale. Il Canada, d'altra parte, seppur formalmente rispetti il principio di precauzione, non lo ritiene vincolante sul piano commerciale. Vale la pena di ricordare la posizione italiana no OGM. Il trattato conferisce ad organismi estranei agli ordinamenti giuridici nazionali il potere di influenzare direttamente le norme e le politiche nazionali. Nel CETA non vi è nessuna clausola che comprenda il tema dei diritti dei lavoratori. Il CETA include l'Investment Court System, un sistema di risoluzione delle controversie sugli investimenti che permette alle imprese di citare in giudizio gli Stati e l'Unione Europea dinanzi a una corte arbitrale. Il sistema di risoluzione delle controversie a beneficio degli investitori del Canada contro gli Stati membri e l'Unione Europea influenza le condizioni essenziali per l'esercizio della sovranità nazionale, il principio di uguaglianza ed il principio di indipendenza e di imparzialità dei giudici. Con riferimento al settore agricolo, con il CETA il Canada eliminerà i dazi per il 90% dei prodotti agricoli al momento dell'entrata in vigore dell'accordo e poi il 91,7% dopo una transizione di 7 anni. L'Unione Europea, d'altra parte, eliminerà il 92,2% dei dazi agricoli all'entrata in vigore e il 93,8% dopo 7 anni. I vantaggi derivanti dall'accordo sono apparenti, considerando, ad esempio, che l'Italia importa dal Canada 1,2 milioni di tonnellate di grano duro ed esporta in Canada 23.000 tonnellate di pasta soltanto, vale a dire circa l'1,4% delle esportazioni mondiali di pasta, che ammontano ad oltre 1.600.000 tonnellate l'anno.
L'abbattimento istantaneo e quasi totale di dazi attiva, inoltre, significativi flussi di importazione competitiva sotto il profilo dei prezzi, ma con scarsi standard qualitativi e di sicurezza, a fronte della mancanza di un sistema di regole che tuteli i consumatori e che assicuri evidenza e trasparenza sull'origine delle materie prime. Il CETA semplifica e vanifica il complesso sistema di regole di produzione, di protezione della qualità dell'ambiente vigente a livello comunitario e nazionale, rispondendo all'unico criterio cogente della facilitazione commerciale ed affidando valutazioni e giudizi di conformità e responsabilità in modo permanente a più di una decina di commissioni apposite create dal Trattato e sottratte allo scrutinio giurisdizionale, tecnico e parlamentare, sia a livello comunitario sia nazionale. Ho quasi finito, perdonatemi. Sul fronte dell'export agroalimentare all'Italia sono riconosciute appena 41 indicazioni geografiche a fronte di 291 DOP e IGP registrate, con la conseguente rinuncia alla tutela nelle restanti 250 ed impatti gravissimi sul piano delle perdite della qualità del nostro Made in Italy. La tutela delle indicazioni geografiche riconosciute non impedisce l'uso in Canada di indicazioni analoghe per coloro che abbiano già registrato o usato commercialmente tale indicazione. Sono compresi nell'eccezione formaggi, carni fresche, congelate e carni stagionate. In sostanza si potrà continuare a vendere prosciutto di Parma canadese in coesistenza con quello DOP italiano. Contemporaneamente il CETA consente la volgarizzazione legate ai nomi dei prodotti tipici dell'Italian sounding, ad esempio il parmesan, e la convivenza sul mercato con le denominazioni autentiche dei nostri prodotti. La combinazione del principio delle fabbricazioni sufficienti con il criterio del codice doganale, inoltre, rende di fatto impossibile l'evidenza dell'origine del prodotto. Per alcuni prodotti, Asiago, Fontina, Gorgonzola, è consentito in Canada l'uso degli stessi termini, accompagnato con genere, tipo, stile e dà un'indicazione visibile e tangibile all'origine del prodotto, fatto salvo il caso dei prodotti immessi sul mercato prima del 18 ottobre 2013 che possono essere commercializzati senza alcuna indicazione. Quasi finito, scusa. Il CETA introduce l'applicazione del principio di equivalenza delle misure sanitarie e fitosanitarie che consente di ottenere il mutuo riconoscimento di un prodotto e che, quindi, permetterà ai prodotti canadesi di non sottostare a nuovi controlli nei paesi in cui verranno venduti, dimostrandone l'equivalenza con quelli commercializzati dalla controparte. Tale meccanismo risulta molto rischioso per la salute e per i consumatori, considerando che in Canada sono impiegate un numero rilevante di sostanze attive vietate in Unione Europea, tra cui, a titolo di esempio, il glifosato in fase di pre-raccolta del grano, proibito in Italia. Inoltre in Canada vi è un diffuso impiego di ormoni negli allevamenti non consentito in Italia. Il CETA introduce un sistema di cooperazione regolatorio che potrebbe portare governi e imprese a sindacare direttamente in ambito arbitrale qualsiasi misura che leda la libera concorrenza. Un sistema tra l'altro che investe anche il tema degli OGM con ripercussioni inevitabili sul principio di precauzione. L'Unione Europea e i suoi partner dovrebbero orientarsi verso politiche commerciali multilaterali e bilaterali al servizio dell'interesse generale, della qualità dello sviluppo, della cooperazione tra paesi e aree regionali. Il Consiglio Comunale approva l'ordine del giorno presentato dalla Federazione Provinciale Coldiretti di Venezia, ritenendolo ampiamente condivisibile in quanto modificato anche dalle necessità di tutelare interessi dei cittadini e delle imprese agricole del nostro Comune e si impegna ad intraprendere iniziative per sollecitare il Parlamento e il Governo ad impedire l'entrata in vigore del nostro Paese del Trattato CETA, arrestando il processo di ratifica dell'accordo in Italia ed adottando ogni iniziativa necessaria ad ostacolare l'applicazione del Trattato anche in via provvisoria. Questa è la mozione, l'ordine del giorno che è stato presentato uguale in molti comuni. Se c'è qualche intervento, consigliere Terenzi, prego. Sì, molto brevemente per dire che questa materia è una materia un po' complessa e articolata e che attiene ad un profilo legato alla globalizzazione. Quindi qui parliamo di mercati globali e parliamo di un settore, quello agricolo, che grazie a Dio si definisce ancora settore primario e quindi ha una grandissima importanza proprio per la vita quotidiana nostra, delle nostre comunità e della comunità umana nel suo complesso. Quindi questa mozione ispirata da Coldiretti penso che voglia dire una cosa importante e indispensabile,
Alla globalizzazione non ci si può e non ci si deve in qualche misura opporre, ma bisogna che all'interno della globalizzazione, quindi anche dei mercati globali, ci siano delle regole. Regole secondo il principio di precauzione, molto corretto. Da un punto di vista scientifico questa è la base anche, se vogliamo, della ragionevolezza e anche della qualità della nostra vita. Regole poi che impediscono che in qualche modo prevalga sempre la ragione del più forte. Voi sapete, noi sappiamo che anche nel mercato ben difficilmente ci sono condizioni di concorrenza. È molto più invece accentuata la condizione di oligopolio e di monopolio. Per cui bene, corretto che ci siano delle regole che tutelino la parte più debole nel mercato, che può essere alternativamente o il produttore o anche il consumatore. C'è il grosso tema della qualità e della tracciabilità dei prodotti, che fanno parte anche della storia, della cultura e della qualità anche della convivenza di una comunità, ed è giusto che siano, come dire, adeguatamente valorizzati. Poi c'è il tema dei diritti dei lavoratori, quanti diritti negati anche nel nostro paese, ma soprattutto nella dimensione globale. Ebbene, il lavoro è un fattore di coessenziale dignità della persona umana. Fa bene col diretti a porre questo tema della tutela del lavoro e dei lavoratori. E poi c'è il tema della multilateralità, che è uno dei modi più intelligenti e più ragionevoli per affrontare la globalizzazione. Ecco, allora per questi motivi e per queste ragioni il nostro gruppo vota favorevolmente a questa mozione. Grazie consigliere Terenzi. Consigliere Foglia, prego. Sì, mi trovo anch'io d'accordo con quello che ha detto il consigliere Terenzi, perché nessuno con questa mozione non credo che si voglia andare contro un processo di globalizzazione che ovviamente è in atto, ma va da sé che ci deve essere il principio di precauzione e anche il fatto di poter, anzi, valorizzare le diversità a livello globale. Questa è una logica che credo Coldiretti abbia ben interpretato. Si vuole in pratica evitare questo single undertaking, ossia una presa unica di un accordo così com'è, ma magari rivalutarlo e rivederlo proprio con le logiche di tutela anche lavorativa e soprattutto delle peculiarità del territorio, per cui noi come gruppo, noi siamo Portoguaro, daremo parere favorevole alla votazione. Grazie consigliere Foglia. Consigliere Zanco, prego. Questo accordo ha diviso gli agricoltori, ci sono pareri contrastanti in merito, però un dato di fatto emerge, inequivocabile, che i prodotti nel commercio globale, il Made in Italy verrebbe a perderne perché verrebbe assimilato, verrebbe paragonato, verrebbe confrontato, andrebbe a braccetto con prodotti analoghi, prodotti similari, fatti non si sa come e praticamente che non hanno i controlli, le verifiche e le attenzioni che l'Italia ha per il proprio prodotto. Poi ci sono anche altri aspetti, anche quelli che ha detto il consigliere Terenzi, che sono validissimi e importanti. Pertanto io credo che sia opportuno accogliere questa mozione e votarla a favore. Grazie. Grazie consigliere Zanco. Se non c'è consigliere Fagotto, prego. Grazie Presidente. Ho sentito con piacere nominare in questa occasione già 2 volte il principio di precauzione. Ogni tanto risorge il principio di precauzione su certi argomenti. Bisognerebbe usarlo molto più spesso. Questa mozione è secondo noi molto importante e l'abbiamo osservata anche a livello nazionale, perché per un attimino riassumere e farla un po' più facile, i settori più colpiti sarebbero l'Italia e il Canada, che sono grandi produttori di grano, ma con il CETA il prezzo
di quello canadese sarà più basso e quindi più competitivo di quello italiano, e quindi è un duro attacco al Made in Italy. Per quanto riguarda la salute, il CETA porta sulle nostre tavole OGM, carne con ormoni e steroidi. Il Canada usa la raptopamina sugli animali da macello, un pericoloso steroide. Per quanto riguarda l'economia, le grandi multinazionali potranno permettersi economie di scala e costi di produzione più bassi, e quindi noi non saremo più competitivi. Per quanto riguarda la parte democratica, il CETA introduce la Corte sovranazionale. Le multinazionali potranno fare causa agli Stati quando una legge danneggia il loro profitto. Anche qui siamo un po' all'assurdo. Comunque, arrecherà comunque ingenti danni alla nostra produzione agricola, e al di là dei singoli guadagni merceologici abbiamo sempre detto no a questi accordi che non fanno altro che aumentare la globalizzazione che ci ha reso tutti più uguali ma più poveri. Quindi questo trattato ha determinato e determinerà un'ulteriore perdita di valore, usi e costumi della nostra storia, con l'obiettivo di trasformarci da cittadini a consumatori, ed è un vero inganno perché questo accordo praticamente promuove un falso Made in Italy. Grazie. Grazie consigliere Fagotto. Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione. Consigliere Barbisan, prego. Sì, anche noi, il gruppo Lega, siamo favorevoli ad accogliere questa mozione. Siamo in linea con il consigliere Enrico Zanco e anche con il consigliere Terenzi. Grazie consigliere Barbisan. Quindi io pongo in votazione l'ordine del giorno. Chi è favorevole? All'unanimità l'ordine del giorno è approvato. Grazie. Veniamo ora all'ultimo punto dell'ordine del giorno, perché la domanda di attualità è stata gestita prima, quindi è rimasta l'interrogazione sul stato dell'arte inerente alla questione della torre civica campanale di Portogruaro. Chiedo per cortesia la lettura, se forse una copia. Sì. No, la risposta dopo. La risposta la dà dopo il sindaco, prego. Scuso, ho avuto un attimo di defiance a quest'ora, ringrazio la sindaco. Bene, i sottoscritti consiglieri comunali presentano alla signoria vostra, cioè al Presidente del Consiglio e per conoscenza al sindaco, ai sensi dell'articolo 33 del regolamento del Consiglio Comunale, la seguente interrogazione consigliare a risposta verbale da trasmettere al signor Sindaco e per conoscenza ai signori Capigruppo consigliari. La premessa. Attraverso gli organi di stampa si veda la tribuna di Treviso di data 5 luglio 2017 e la Vita del Popolo di data 20 luglio 2017, si è avuto notizia di un accordo convenzionale intervenuto fra il Comune di Castelfranco e la parrocchia del Duomo che, fra le altre cose, ha individuato reciproci obblighi sulle manutenzioni ordinaria e straordinaria della torre civica campanaria diventata successivamente campanile. Tale accordo ricompone la diatriba plurisecolare sulla proprietà dell'immobile che aveva prodotto disagi ed incertezze anche sul piano operativo e degli interventi da effettuare, e riconosce in capo al Comune la competenza sulla manutenzione ordinaria e straordinaria delle mura esterne, mentre quella delle mura interne e di tutte le protezioni, balaustre, inferriate e altro, spetterà alla parrocchia che ne mantiene l'uso esclusivo per l'utilizzo delle campane. La torre campanaria fu costruita nel 1246 per iniziativa di Ezzelino III da Romano durante la Serenissima e poi per parte del Regno Lombardo-Veneto. Nel 1834 viene decisa la sopraelevazione per ospitare la cella campanaria, ovviamente a servizio del Duomo. Successivamente la torre civica campanile del Duomo viene ragionevolmente ma erroneamente accatastata alla parrocchia, tanto da non rientrare nella tutela storico-artistica introdotta nel 1923. Questo è virgolettato. Considerato che tale sequenza di fatti
è sovrapponibile alla vicenda inerente alla torre civica campanaria del Duomo di Portogruaro, bene immobile risalente nella sua parte più antica al XII e XIII secolo, già torre maggiore nel catasto napoleonico, simbolo della città di Portogruaro, iscritto nel patrimonio dell'ente, vincolato come bene monumentale di proprietà del Comune ai sensi della legge 1089 del 39 prima e del decreto legislativo 22 gennaio 2004 numero 42 poi, ed iscritto successivamente dalla parrocchia al catasto edilizio urbano in virtù della legge 222 dell'85. Considerato ancora che sulla torre civica campanaria del Duomo di Portogruaro grava la necessità di intervenire in tempi ormai brevi ed in modo strutturale sull'immobile vistosamente pendente, che il cambio di rotta dell'amministrazione senatore rispetto a quanto convenuto fra le precedenti amministrazioni e la parrocchia, intervenuto con l'unilaterale attribuzione della proprietà dell'immobile suscitato alla parrocchia, con le ingiunzioni e le ordinanze recanti per oggetti obblighi di monitoraggio e di interventi emanate nei confronti degli enti ecclesiastici interessati, ha generato una situazione di oggettiva e reiterata incertezza, il probabile esito del ricorso alle vie giudiziali e l'attuale stallo degli interventi previsti ai fini del consolidamento e della ristrutturazione dell'immobile. Considerato ancora che la Giunta Comunale, dopo mesi dal suo insediamento, dagli atti intercorsi con la parrocchia di Sant'Andrea Apostolo e dalle discussioni intervenute nelle competenti commissioni consiliari e nel Consiglio Comunale con delibera numero 104 del 2017, ha incaricato l'avvocato Bruno Barel di San Vendemiano della consulenza legale che, virgolettato, possa adeguatamente supportare il Comune nella salvaguardia della propria posizione giuridica e di valutare quali iniziative siano utili o dovute al fine di valutare la sicurezza dell'immobile e al fine della pubblica incolumità, chiuse virgolette, dato atto che la vicenda della torre civica campanaria del Duomo di Sant'Andrea Apostolo di Portogruaro hanno da sempre interessato le amministrazioni che si sono succedute storicamente nel Comune di Portogruaro ed il Consiglio Comunale per l'importanza del bene assunto a rango di monumento e che l'attenzione si è manifestata anche sulla tenuta statica della torre, mediante continui monitoraggi ed indagini svolti su commessa del Comune, dal gruppo di ricerca dell'Università di Trento ed interventi di consolidamento generale a partire dal 1963, che nell'anno 2011 il Comune di Portogruaro e la parrocchia di Sant'Andrea Apostolo controfirmavano una convenzione relativa ai lavori di consolidamento e restauro della torre campanaria attigua al Duomo di Sant'Andrea. In tale atto, questo è avvenuto l'8 luglio del 2011, in tale atto si premetteva come il Comune e parrocchia considerassero il manufatto di interesse ed uso pubblico, visto le funzioni svolte nel tempo, e ne riconoscessero il valore monumentale della torre campanaria, già riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione della Soprintendenza ai Monumenti di Venezia, con notifica 61 inviata al Comune di Portogruaro in data 27 maggio del 1963. Che la torre campanaria fosse indicata negli atti del Comune di Portogruaro come bene di proprietà dell'ente e da ultimo con decreto numero 60 del 7/10/1997, avente per oggetto riclassificazione dei beni inseriti nel patrimonio dell'ente, il Comune, nel procedere alla riclassificazione, comprendesse la torre civica campanaria via Roma al numero 47 di riferimento dell'inventario a conferma di analoghe precedenti determinazioni, che la parrocchia ai sensi della legge 222 dell'85 provvedeva alla voltura catastale del soggetto parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, contestualmente considerando anche la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Venezia della chiesa di Sant'Andrea Apostolo e del Campanile. Dato atto ancora che l'amministrazione comunale avesse programmato lavori per la messa in sicurezza e il consolidamento della torre campanaria coinvolgendo la competente sovrintendenza e richiedendo a più enti di concorrere al finanziamento pubblico necessario all'intervento configurato come urgente e indifferibile,
Ancora dato atto che il Comune si impegnasse a svolgere a propria cura e spese ogni opera di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'immobile, provvedendo altresì a tutte le incombenze del caso dal punto di vista burocratico ed amministrativo, compreso il reperimento dei fondi pubblici e privati, rimanendo inteso che le quote eccedenti di detti contributi sarebbero state ricercate dalle parti e definite in appositi accordi. Tutto ciò premesso e considerato, si interroga codesta amministrazione se sia al corrente della stipula dell'accordo convenzionale fra il Comune di Castelfranco Veneto e la Parrocchia del Duomo, che fra le altre cose ricompone la diatriba sulla proprietà della torre civica campanaria diventata successivamente campanile, individuando reciproci obblighi sulla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile. Quali esiti a tutt'oggi abbia prodotto la consulenza legale posta in essere per, virgolettato, supportare il Comune nella salvaguardia della propria posizione giuridica e di valutare quali iniziative siano utili o dovute al fine di valutare la sicurezza dell'immobile al fine della pubblica incolumità, chiuse virgolette, se a questo punto non ritenga opportuno, oltre che necessario, riconsiderare la convenzione relativa ai lavori di consolidamento e restauro della torre civica campanaria attigua al Duomo di Sant'Andrea di Portogruaro, stipulata nel 2011 e tuttora vigente, per riattivare una relazione sostanzialmente collaborativa fra le parti e per confermare in modo chiaro e condiviso i reciproci diretti e doveri e gli obblighi da essi derivanti e per promuovere la fase attuativa degli interventi di consolidamento e di ristrutturazione necessitati dall'immobile e reputati allo Stato non indefinitamente procrastinabili. Si ringrazia per l'attenzione prestata. I colleghi del gruppo Centro-Sinistra Più Avanti Insieme. Per rispondere correttamente all'interrogazione del gruppo Centrosinistra Più Avanti Insieme, occorre ricordare brevemente i fatti accaduti. Gli studiosi fanno risalire l'edificazione della torre campanaria del Duomo di Sant'Andrea al XII-XIII secolo. Le sue origini probabilmente sono collegabili a quelle della vecchia chiesa parrocchiale di Sant'Andrea, abbattuta intorno al 1793 per fare a posto l'attuale Duomo. In tutti gli atti finora consultati il bene, fino agli anni 60 del Novecento, è sempre denominato campanile e viene sempre associato alla chiesa di Sant'Andrea, rispetto alla quale mantiene nel tempo un carattere di unità inseparabile. Negli atti del Comune il campanile del Duomo viene definito torre civica e di proprietà comunale per la prima volta solo nei documenti degli anni 60 del XX secolo, senza riferimento ad alcun titolo di proprietà o a norma di legge specifica. Con deliberazione del Consiglio Comunale numero 48 del 31 ottobre 1951, il Comune rinunciò al giuspatronato sulla chiesa di Sant'Andrea Apostolo. Nel 1984, a seguito delle disposizioni di legge derivanti dal nuovo concordato, venne emanato il decreto del Ministro dell'Interno numero 23 dicembre 1986, Gazzetta Ufficiale numero 10 del 14 gennaio 1987, con il quale la parrocchia di Sant'Andrea Apostolo in Portogruaro ottenne la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. Il decreto stabiliva che le parrocchie che succedevano alle chiese parrocchiali estinte acquisissero i beni di proprietà delle chiese stesse. Tra i beni di proprietà della chiesa parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo in comune di Portogruaro, come peraltro riportato dalle misure catastali, risultavano tra gli altri anche la chiesa di Sant'Andrea Apostolo, battistero e campanile, individuati in mappa del comune di Portogruaro al foglio 26, particelle C battistero, D chiesa ed E campanile, in categoria E7, fabbricati destinati all'esercizio pubblico del culto. Nel dicembre 1987, pertanto, la diocesi di Concordia Pordenone, in forza del suddetto decreto ministeriale, procedette alla volturazione al catasto edilizio urbano, tra gli altri beni, anche del campanile del Duomo di Sant'Andrea Apostolo.
La registrazione della trascrizione venne effettuata dalla Curia Vescovile di Concordia e Pordenone presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Venezia, al numero d'ordine 829, in data 11 gennaio 1989. Da tali atti risulta quindi che la parrocchia di Sant'Andrea Apostolo di Portogruaro è proprietaria del campanile per disposizione di legge dello Stato, sulla base del succitato decreto del Ministero dell'Interno, che risponde ai trasferimenti previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985 numero 222, relativamente a beni già costituenti il patrimonio iniziale della parrocchia, articolo 5 del decreto ministeriale 23 dicembre 1986. Questi elementi evidenziano con chiarezza il legittimo proprietario del bene in questione. Quanto sopra precisato si risponde all'interrogazione di conseguenza. La vicenda apparsa sulla stampa e riferita all'accordo tra Comune di Castelfranco Veneto e Parrocchia del Duomo è stata approfondita dall'ufficio tecnico comunale e ne è risultato che la torre zelliniana era di proprietà del Comune e quindi anche la successiva elevazione per ospitare le campane ne ha seguito la proprietà iniziale, per cui è stato chiaro come ripartire le competenze in materia di manutenzione. L'incarico affidato allo studio legale avvocato Barel è tuttora in corso e produrrà a breve quanto richiesto. Con la diocesi di Pordenone e la stessa parrocchia di Sant'Andrea Apostolo è stato intrapreso un percorso di collaborazione mirato alla tutela del bene e che risulta ovviamente prioritario per questa amministrazione. Grazie, signor Sindaco. Soddisfazione o meno? Sì, dunque ringrazio la signora Sindaco per la risposta e per l'articolazione della stessa. È evidente però che si mantengono delle difformità di vedute e ancora una volta si evita di intraprendere un rapporto realmente e giuridicamente collaborativo, qual è ad esempio la convenzione fra le parti, cosa che avevano fatto le precedenti amministrazioni, strumento che sarebbe in qualche misura anche utile ad evitare questa incertezza che comunque permane e che a onor del vero sta anche procrastinando come dire, la soluzione della questione e anche gli interventi dovuti per la torre civica. Grazie. Grazie consigliere Terenzi. A questo punto abbiamo concluso con i punti all'ordine del giorno. Io chiudo la seduta, ringrazio e saluto i cittadini da casa e presenti in aula e rinvio alla prossima seduta. Grazie e buonasera.